Belzata i mons le dut un tarlupa. Tal plan rampit, o mirie, io so i besol. Belzata i mons a pluf. In tal'ultime albade o sere, io so i besol. Pai prasgolo vas del vint, al spuns l'odor dal zinepri. Sciampan, le tim di là, Marie. A sighe la Sisile. È il 28 gennaio 1950. In un inverno insolitamente mite, Pierpaolo Pasolini scende dai binari della stazione Termini di Roma, con la testa affollata di pensieri e il cuore pieno di speranze. Tra orde di facchini sciamanti tra i binari, tra i pretini che affollano le banchine della stazione in fibrillazione per il nuovo anno santo, Pasolini approda in quel porto di terra insieme a sua madre Susanna, fuggito come un ladro osceno dalla sua amata provincia friulana. Il giovane poeta, nato a Bologna, ha vissuto la sua infanzia e adolescenza tra i continui spostamenti di residenza per via della carriera militare del padre Carlo Alberto. Parma, Conegliano, Belluno, Cremona. Ma il perno della sua vita è rimasto sempre a Casarsa del Friuli, paese della madre e dei suoi nonni, dove si rifugia per ogni lunga estate e appena può. Ginnasio a Reggio Emilia, liceo e a soli 17 anni università a Bologna. Qui si interessa di filologia romanza, si appassiona al cinema di René Clair e stringe molti dei suoi rapporti di amicizia letteraria che rimarranno suoi importanti punti di riferimento negli anni a seguire. Nel 1941 torna alla sua Casarsa, dà vita ad un cineclub e ad una compagnia di prosa. Continua a scrivere poesie in dialetto friulano a cui, in un'intensa opera di ricerca, restituisce la dignità di una lingua. Poesie a Casarsa, in lingua friulana, vede la luce nel luglio del 1942 e nel ristretto mondo letterario di un'Italia culturalmente fascista, la volontà di rendere una lingua orale un'autonoma lingua scritta non passa inosservata. Gianfranco Contini lo recensisce positivamente e lo consacra poeta, ma la raccolta pubblicata a spese di Pasolini vede la luce solo in Svizzera. L'ideologia nazionalfascista mal tollera l'elevazione di un dialetto a lingua locale autonoma, alla creazione di un suo alfabeto. Gli anni della sua giovinezza sono anni di grande produzione poetica in friulano, che poi negli anni a seguire verrà raccolta e pubblicata con il nome de La meglio gioventù. Nel 1942, con la madre e il fratello minore Guido, il padre sarà prigioniero di guerra fino al 1945, si trasferisce definitivamente a Casarsa e poi da lì nel 1944 in una frazione vicina a Versutta per evitare i bombardamenti sul nodo ferroviario di Casarsa, vicino dove la casa materna è posizionata e che infatti verrà distrutta. A Versutta, verso la fine del 1944, lui e la madre Susanna, con l'aiuto di alcuni studenti universitari di Bologna e la poetessa sua amica Giovanna Bemporad, mettono in piedi una scoletta privata gratuita per quei giovani studenti che, per la pericolosa incertezza delle comunicazioni ferroviarie, non potevano affrontare il viaggio verso i ginnasi di Udine o di Pordenone. L'iniziativa dura pochi mesi perché Pasolini viene diffidato dal provveditorato agli studi di Udine a proseguire l'attività di insegnamento. La sua ricerca linguistica nel fare del dialetto friulano una lingua lo porta a partecipare insieme ad altri amici alla fondazione dell'Accademiuta di Linga Furlana e alla rivista Stroligut. Con la fine della guerra e con la morte di suo fratello Guido partigiano, vive gli anni delle lotte dei contadini friulani alle resistenze dei proprietari terrieri, al lodo dei Gasperi, che assegnava risarcimenti ai mezzadri per i danni della guerra. E ciò consolida in lui l'impegno e la passione politica e civile, tanto da farlo iscrivere nel 1947 al Partito Comunista, con il quale partecipa attivamente da dirigente locale alle rivendicazioni dei contadini. Da questa esperienza nasce il suo primo romanzo Il sogno di una cosa,
nel quale confluiscono gli ideali, le speranze e le delusioni politiche di 3 giovani friulani impegnati nelle lotte politiche dei contadini e che verrà pubblicato solo nel 1962. Ma sono anche gli anni in cui le sue pulsioni sessuali lo stringono d'assedio, in un contrasto interiore con la sua educazione cattolica. Le relazioni con il suo ambiente, vissute con una passione ed una sensibilità a fior di pelle per la condizione umana, sono sublimate prima dalla carità cristiana, dopo dall'impegno politico. In questo difficile connubio tra marxismo e spiritualità, tali pulsioni non possono essere vissute senza sensi di colpa, senza creare dentro di lui conflitti dai quali solo una profonda e travagliata opera di svisceramento e di autoanalisi potrà salvarlo. Lui, che per gli amici suoi coetanei era il casto Pasolini, l'apparente asessuato Pasolini, vive il dramma e l'allarme che gli procura la contrastata accettazione della propria sessualità. E quando nell'agosto del 49, in un giorno di sagra paesana nel paesino di Ramuscello, i segreti di certi pomeriggi estivi sul fiume Tagliamento escono dai giochi adolescenziali e si materializzano in rapporti di masturbazione a pagamento con dei ragazzi minorenni, lo scandalo esplode. Il fatto arriva alle orecchie dei genitori, che lo denunciano alla locale stazione dei carabinieri, in una provincia di fine anni 40 agreste, conservatrice e bigotta, minacciata e turbata moralmente e che già mal sopportava l'impegno politico di Pasolini a fianco dei contadini. Il suo nome, ora e per motivi ben diversi, è sulla bocca di tutti. Scandalo, parola che sarà, secondo l'etimologia stessa, l'ostacolo e l'inciampo di tutta la sua vita, che connoterà tutta la sua esistenza, ma di cui lui saprà farne forza eversiva, con la quale cercherà di scardinare le convenzioni, i conformismi che si annidano all'interno di quello sviluppo senza progresso, come dichiarerà più tardi, di cui diventerà il più lucido, spietato e sincero critico negli anni a seguire del dopoguerra italiano. A causa di questo scandalo perde il suo lavoro di insegnante alla scuola media di Valvassone, in provincia di Udine, nonostante i genitori dei suoi alunni si impegnassero a suo favore con una lettera al provveditorato, e si deteriora completamente il già difficile rapporto con il padre. Tutti elementi che, insieme alle maldicenze sussurrate della provincia, lo inducono, lo costringono a fuggire con la madre verso la città che è sempre stata al centro delle sue fantasie culturali, adolescenziali e universitarie, conosciuta e respirata in brevissimi viaggi negli anni precedenti: Roma. Fugge da quella terra friulana che lo ha ferito ma non deturpato, fugge dal difficile rapporto con il padre, annullato dal viscerale amore per sua madre Susanna, di cui fece proprio il suo rancore verso quel marito sposato per rapina, con un matrimonio riparatore, ma che non aveva mai dimenticato un grande amore infelice e perso. Fugge dal difficile rapporto con il Partito Comunista fin dai tempi dell'eccidio di Porzus, dove nel febbraio del 1945 venne trucidato in un conflitto fratricida con i partigiani della brigata Garibaldi, suo fratello Guido, partigiano della brigata Osoppo. Rapporto che viene risolto dal partito nell'ottobre del 49 con la sua espulsione per indegnità morale e politica, appena diventa pubblica l'indagine e il rapporto dei carabinieri per corruzione di minori ed atti osceni in luogo pubblico. Ora a Pasolini rimane solo la coerenza del proprio pensiero, la coerenza delle sue scelte e la consapevolezza di stare comunque dalla parte giusta, dalla parte degli oppressi, al cui fianco ha sempre lottato. Consapevolezza che gli fa dire in una lettera inviata in quei mesi al responsabile della Federazione Comunista di Udine: «Malgrado voi resto e resterò comunista, nel senso più autentico della parola». E così, mentre parte in un'alba d'inverno per Roma, si apre innanzi a lui, sconosciuto, un nuovo capitolo della sua vita. Inizia la sua avventura romana, quello che lo porterà ad essere, come disse Moravia alla sua orazione funebre, uno dei 3 o 4 poeti che nascono in un secolo nel mondo. Eppure rimarrà sempre in lui il vuoto dell'amore tradito e perduto per quella terra ed il rimpianto nostalgico
per gli anni della sua gioventù. Tu lo sai quel luogo, quel Friuli, che solo il vento tocca, che è un profumo. Da esso scende sopra i tuoi scuri suonatori di flauto il dolce grumo dei neri e dei violetti, e si espande da esso iridescente il bitume sui tuoi cristi inchiodati tra falde di luce franata dai transetti d'Aquileia, e reduci da esso nelle calde sere riverbranti della bassa o nei bianchi mattini gelati nei canali, vanno i tuoi pescatori verdi di veglie, a cui arrossa le rozze rughe il sale, o giovanili nereggiano i braccianti sulle scarpate del traghetto serale, appoggiati ai manubri stanchi, bruciati, mentre la notte già s'annuncia nel triste borgo con le luci e i canti. Pasolini arriva in una Roma ancora ferita dai segni della guerra. Grazie all'aiuto dello zio materno Gino, il suo primo ormeggio è in una piccola stanza in affitto nel cuore della Roma del Ghetto, piazza Costaguti al Civico 14, presso una famiglia di nome Castaldi, mentre sua madre Susanna va a lavorare come domestica a tutto servizio presso la famiglia Pediconi, lì vicino nella stessa piazza. I primi tempi sono duri per il poeta e sua madre. Sopravvive correggendo bozze, vendendo i libri raccolti negli anni degli studi a Bologna, grazie agli scarsi aiuti degli amici scrittori con i quali finora aveva avuto solo contatti epistolari e che comincia a frequentare, come Giorgio Caproni, Carlo Emilio Gadda, Giorgio Bassani e Sandro Penna. Grazie ad alcuni di questi contatti, il 9 marzo 1950 pubblica su La Libertà d'Italia una recensione a Favole della dittatura di Leonardo Sciascia. Nei mesi a seguire verranno altre collaborazioni su Il Popolo di Roma, Il Giornale di Napoli, Il Lavoro di Genova, Il Mondo. Mia madre è a servire. Io non trovo lavoro. Mi sento solo, incapace, in condizioni tremende. Per adesso mi mantiene mio zio. La fuga da Casarsa è dovuta al fatto che ormai mio padre era intollerabile. Mia madre avrebbe finito col morirne. Infatti ora le nascondo le mie condizioni spirituali da suicidio. Si è rimessa in modo che mi sembra tornata ai tempi di Bologna. La città in quegli anni è investita in maniera impetuosa da ondate migratorie che vengono dal centro e dal sud Italia. Una moltitudine di contadini fugge dalle campagne devastate dal passaggio degli eserciti alla ricerca di un qualsiasi lavoro che nella capitale, impegnata nell'opera di ricostruzione, sembra non mancare. Ma i flussi sono superiori alla capacità ricettiva della città. Masse di contadini urbanizzati che si arrangiano con 1000 espedienti lavorativi si rifugiano in una periferia che si allarga sempre di più. Ai margini della città nascono borgate improvvisate, baracche fatiscenti costruite con mezzi di fortuna. In esse non c'è acqua, non c'è luce elettrica e quando piove sono sommerse da fiumi di fango. Alcune sono eredità del regime fascista e cingono la capitale come una corona di spine. Pietralata, Tiburtino III, Tormarancia, Quarticciolo, Primavalle, Tufello, San Basilio, Gordiani, Trullo. Sono la coscienza sporca della città, ciò che nasconde, vuole dimenticare e che abbandona il suo destino. In questi luoghi si vive di manovalanza precaria, piccoli furti, crescono bande di giovanotti sempre alla ricerca di qualche affare lucroso, che sia il furto in un magazzino o una rapina ad un benzinaio. Adolescenti già smaliziati dalla vita vissuta in strada, che la domenica, vestiti a festa con umili cenci, attraversano la città dalla periferia verso il suo centro, a piedi, sui motorini o a sbafo sui predellini dei tram. Un vuoto girovagare per sentirsi per un giorno padroni di una città che li rifiuta, invisibili ai signori che li considerano il fastidioso e vergognoso strascico dello sviluppo.
un vagabondare che poi, per qualcuno dei più intraprendenti, finisce con la ricerca nei posti noti, che siano un Vespasiano sul Lungotevere o a ridosso di nascoste vestigia romane, di una marchetta per rimediare i soldi per il cinema o per la miscela per tornare a casa. I futuri protagonisti dei romanzi di Pasolini. Un esercito accampato nell'attesa di farsi cristiano nella cristiana città occupa una marcita distesa d'erba sozza nell'accesa campagna. Scendere anch'egli dentro la borghese luce spera aspettando una umana abitazione. Esso, sardo o pugliese, dentro un porcile fangoso d'esco, in villaggi ciechi tra lucide chiese novecentesche e grattacieli. Sotto le sue palpebre chiuse, questo assedio di milioni di anime, dai crani ingenui, dall'occhio lesto all'intesa, tra le infette marane della borgata. È a Piazza Costaguti, nel ghetto di Roma, che inizia a scrivere il suo primo romanzo romano, Regazzi de Vita, come era il titolo originario. Scrive in stato di grazia e di vitale felicità, nonostante la durezza grama dei primi tempi. Inizia a conoscere Roma con le sue periferie, con essa il popolo che la abita e che impara a conoscere e ad amare in tutte le sue contraddizioni. Roma, dalle borgate al centro, con gli intricati vicoli e con i suoi antichi ruderi, sembra il palco di una rappresentazione di miseria quotidiana. Pasolini inizia a raccontarla e a descriverla tutta, in una scrittura continua, senza respiro, come per farla propria, fino a riempirsi gli occhi e l'anima. La città e il suo popolo di sottoproletari vivono in un mondo regolato da leggi e valori propri, valori asincroni e stranieri rispetto alle aspettative piccolo-borghesi che vanno crescendo in questi anni e dalle quali invece il proletariato dei suoi ideali politici giovanili inizia a venirne ammaliato e attratto. Sono mesi difficili di solitudine, ma anche di liberazione e accettazione della sua omosessualità, che nella Roma promiscua dei cinemini rionali, nelle chiacchiere ininterrotte dei venditori ambulanti, nei grappoli umani attaccati ai mancorrenti degli autobus e dei tram, pare farsi raggiungibile. Se a Casarsa sentiva di peccare, a Roma crede di non peccare più. La città immensa lo protegge, lo avvolge nei suoi odori, nella sporcizia delle sue immondizie, dove vita e morte sembrano intrecciate indissolubilmente. L'impatto con la dura e cruda realtà romana ha l'effetto di rivitalizzare la sua creatività. Accettare se stesso, la sua condizione omosessuale così facile nell'anonimato di una grande città, scioglie energie creative di cui ne aveva consapevolezza, ma che negli ultimi difficili tempi erano come sopite. Adulto, mai come l'esistenza che non matura resta sempre acerba, di splendido giorno in splendido giorno. Io non posso che restare fedele alla stupenda monotonia del mistero. Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato. Ecco perché, nell'ansia delle mie colpe, non ho mai toccato un rimorso vero. Chi, peccando, ha sentito nella gola l'arsura del linciaggio, è sempre puro se non sa odiare ancora. E sale ancora nei suoi occhi bruciati un affettuoso chiarore di dolcezza e di coraggio. Fa amicizia con il poeta Attilio Bertolucci, padre del giovane Bernardo, amicizia che durerà tutta la vita. Rimane nel centrale ghetto di Roma fino all'estate 1951, quando si trasferisce in zona Ponte Mammolo, quartiere di Rebibbia, di fronte all'omonimo carcere in via Giovanni Tagliere 3. Nella primavera del 1951 Pasolini è riuscito a trovare un posto da insegnante a Ciampino, nella scuola media Francesco Petrarca, sulla via di Principessa Pignatelli, grazie a Vittorio Clemente, funzionario ministeriale e poeta dialettale abruzzese. È l'ultimo trimestre di quell'anno scolastico. A quei ragazzini Pasolini insegna come usare gli aggettivi accanto ai sostantivi, legge loro poesie di Dante ed Ungaretti,
gli fa raccogliere le filastrocche, le canzoni che i loro genitori si erano portate nella memoria dalle regioni d'origine. Nei primissimi anni 50, in quella scuola che guardava i prati, la campagna, i colli albani, Pasolini tenta di riscattare in quei giovani lo spietato sradicamento cui le famiglie sono state costrette dalla guerra e dalle conseguenze di essa, e in cui il poeta già intravede la perdita della loro identità contadina che il patto con la modernità impone loro. Ora lo stipendio di insegnante, 27.000 lire al mese, gli permette di liberare sua madre dal lavoro di domestica e il ricongiungimento con lei nella vita precaria della fangosa borgata, nell'umile casetta in affitto costruita a metà per mancanza di fondi da parte del proprietario. Ricongiungimento che si completa poco dopo il loro insediamento con l'arrivo del padre Carlo Alberto. In casa si tace, come se la fuga da Casarsa fosse stato un semplice trasferimento. L'omosessualità di Pierpaolo non è più dissimulata dal poeta, che vive in quegli anni l'indemoniato assillo dell'eros senza rimorso. Il padre si apre agli altri solo quando in casa passano gli amici letterati del figlio. Bertolucci padre, Caproni, Carlo Emilio Gadda, che lo soprannomina il colonnello attaccabottoni. Allora si scioglie in lunghe chiacchiere, dalle quali trapela la felicità dei primi successi di Pierpaolo. E mentre nel figlio non rimane più traccia dell'adolescenziale nostalgia per lui, il padre affoga nel bere e nel silenzio il definitivo distacco. Nella casa di Via Tagliere le sue giornate scorrono veloci. L'immersione nella vita della borgata, nei suoi personaggi che la animano, è vissuta senza nessun filtro, ma con completa partecipazione. Il contrasto per lui, uomo del Nord, è stridente e le sue prese di coscienza, come lui stesso scrive, molto lente. Un affaccio su una realtà feroce e arcaica, dalla quale verrà assorbito vertiginosamente. Povero come un gatto del Colosseo, vivevo in una borgata tutta calce e polverone, lontano dalla città e dalla campagna, stretto ogni giorno in un autobus rantolante. E ogni andata, ogni ritorno, era un calvario di sudore e di ansie. Lunghe camminate in una calda caligine, lunghi crepuscoli davanti alle carte ammucchiate sul tavolo, tra strade di fango, muriccioli, casette bagnate di calce e senza infissi, con tende per porte. Passavano l'olivaio, lo straccivendolo, venendo da qualche altra borgata, con l'impolverata merce che pareva frutto di furto, e una faccia crudele di giovani invecchiati tra i vizi di chi ha una madre dura e affamata. Conosce ed inizia a frequentare i mascalzoncelli delle baracche, i ragazzi di vita, i personaggi delle sue future ricostruzioni letterarie. Diventa amico del poeta Sandro Penna, con il quale condivide le scorribande notturne e i bagni dal Ciriola, la spiaggetta sul greto del Tevere sotto Ponte Sant'Angelo, luogo caro e mitico all'iconografia cinematografica di allora. Anni dopo, fatta propria anche da Pasolini nel suo esordio cinematografico con Accattone. Comune tra loro è la sensibilità letteraria e umana sul trapasso epocale tra la società contadina umile e religiosa e la disumana e desacralizzante società dei consumi, di cui ne colgono tutta la dolorosa, irreparabile perdita umana. È nella casa di Via Tagliare 3 a Rebibbia che Pasolini porta a compimento il suo Ragazzi di vita. Del sottoproletariato romano impara il gergo e il dialetto. All'inizio dell'estate del 51, sulla riva del fiume Aniene a Ponte Mammolo, luogo di rinfresco dei giovani borgatari della zona, incontra Sergio Citti, il pittore della Maranella, detto Ermozzone. Rincontra il filosofo in bianchino pochi giorni dopo davanti al cinema Impero al Prenestino. Lì, con una lunga passeggiata attraverso le strade deserte del quartiere terminata a notte inoltrata, inizia la loro amicizia umana e professionale che durerà tutta la vita.
Con lui, suo fratello Franco Citti e i suoi amici di borgata si incontrano regolarmente al tavolo della pizzeria L'Aquila d'Oro in via di Torpignattara 18. Prende letteralmente lezioni da loro, si presenta come scrittore, lo chiamano il professorino e il Pasola, Giacche Palance, per la sua somiglianza fisica all'attore Jack Palance. Insieme ai loro sfottò si conquista la loro fiducia. Spesso Sergio Citti gli offre la pizza. Lui, come un bianchino in una Roma da ricostruire e in continua espansione, guadagna più di un maestrino elementare. Pasolini prende appunti, chiede spiegazioni sui termini dialettali, decifra quel linguaggio gergale che non è più il romanesco del Belli, è una lingua franca di periferia, con una sua autonomia lessicale reinventata e usata come unica esuberante forma espressiva di quella gioventù marginale, ghettizzata, sporca, violenta e generosa al contempo. Riporta quegli appunti, quel gergo romanesco innalzato a valore estetico, nel suo libro di esordio Ragazzi di vita, e quel linguaggio della strada vero e crudo costerà a Pasolini, un anno dopo la sua pubblicazione, una denuncia penale e il sequestro dell'opera. La sua giornata è scandita da lunghi viaggi tra quel lembo di estrema periferia di Ponte Mammolo e l'altrettanta lontana periferia della borgata di Ciampino. 3 ore per andare, 3 cambi di autobus e tram, le ore dell'insegnamento e al ritorno altre 3 ore con lo stesso tragitto. Rimane ben poco per lui di tempo per pensare e utilizza tutti gli interstizi di quei lunghi viaggi per farlo. Ah, raccogliersi in sé e pensare. Dirsi ecco, ora penso. Seduti sul sedile, presso l'amico finestrino, posso pensare. Ma penso. Penso nell'amico Angoletto, immerso l'intera mezz'ora del percorso, da San Lorenzo alle Capannelle, dalle Capannelle all'aeroporto, a pensare, cercando infinite lezioni a un solo verso, a un pezzetto diverso. È affascinato da quella Roma dove ha sempre desiderato vivere fin dai tempi dell'università a Bologna e che ora attraversa quotidianamente. Osserva acutamente come in controluce l'anima delle figure umane che come un quadro vivente gli appaiono in continuazione nella cornice del finestrino. Attraversa quartieri borghesi e periferie scalcinate, osservando con occhio acuto le fattezze, l'intercalare dialettale, la logora decenza degli abiti sporchi, il chiasso e l'allegra ferocia dei suoi abitanti. Costruisce versi. Ah, il vecchio autobus delle 7. Fermo al capolinea di Rebibbia, fra 2 baracche e un piccolo grattacielo, solo nel sapore del gelo e dell'ava. Quelle facce di passeggeri quotidiani, come in libera uscita da tristi caserme, dignitosi e seri, nella finta vivacità di borghesi che mascherava la dura, l'antica loro paura di essere onesti. Scava nell'animo della loro gergalità espressiva, travalica i confini stessi della definizione marxista di sottoproletariato, non più l'infido alleato della classe operaia, quella predestinata alla rivoluzione perché vive sulla propria pelle l'estorsione continua del valore del suo lavoro, bensì riconosce in questa umanità marginale, dolente e indolente comportamenti autonomi non sottomessi al sentire comune, all'ideologia uniformante nascente. Vive in lui l'idea romantica, la residualità della sua sensibilità cristiana che fa di questa classe di diseredati gli eredi della speranza rivoluzionaria, i portatori a diritto della trasgressione di codici comportamentali, siano essi linguistici o morali. Vede in questa classe di emarginati gli unici che possano opporsi all'annullamento identitario, all'omologazione dei nuovi funzionali modelli ideologici e sociali del capitalismo. Umanità cruda e crudele, ma non ambigua, ricca di un suo linguaggio spietatamente canzonatorio, della sua misera amoralità e di quella sensualità pagana così aliena da ogni valore ipocritamente cristiano.
Eppure in questo sottoproletariato non c'è nessuna forma di identificazione in qualcosa, non esiste in esso una sua caratterizzazione sociale e tantomeno politica. Essa nei suoi comportamenti ed azioni è incosciente e sconosciuta anche a se stessa. Così come è aliena a quella letteratura politica che in quegli anni una fin troppo schematica lettura ideologica del conflitto di classe impone ai suoi protagonisti. È proprio dall'impatto di quelle che Pasolini chiamerà inesperte ideologie, con la realtà di una miseria senza valori condivisibili, che nascerà la sua poetica. Una realtà estranea sia alla morale conformista cattolica che alla forza sociale rivoluzionaria delle passioni politiche a tutto tondo del tempo. Ragazzo del popolo che canti, qui a Rebibbia, sulla misera riva dell'Agnè, la nuova canzonetta. Vanti, è vero, cantando l'antica, la festiva leggerezza dei semplici. Ma quale dura certezza tu sollevi insieme d'imminente riscossa, in mezzo a ignari tuguri e grattacieli, allegro seme in cuore al triste mondo popolare. Nella tua incoscienza è la coscienza che in te la storia vuole, questa storia il cui uomo non ha più che la violenza delle memorie, non la libera memoria. E ormai forse altra scelta non ha che dare alla sua ansia di giustizia la forza della tua felicità e alla luce di un tempo che inizia, la luce di chi è ciò che non sa. In quegli anni di scoperta si forma l'essenza del suo pensiero, della sua lucida riflessione sulle trasformazioni della società moderna. Il sottoproletariato delle borgate, come più tardi illustrerà nei suoi romanzi, vive tra le fangose baracche una realtà parallela. Esso non prova nessuna invidia per la ricchezza dell'agiato, della classe media impiegatizia, nuovo fulcro ed oggetto della retorica dello sviluppo, ed è ad essa estraneo. Pur essendo consapevole dell'ingiustizia della sua povertà, considera il borghese quasi un essere inferiore e incapace di capire, di aderire alla sua filosofia di vita. Con il suo mondo si interseca, ma non si contamina, non ancora. Pasolini, consapevole e borghese, cortocircuita la nascente classe media, quella che inizia a vergognarsi della miseria del dopoguerra. Mantiene il rapporto con essa solo tramite la frequentazione con gli intellettuali. Vive la contraddizione della sua classe d'origine e cerca un lavacro purificatore immergendosi con le esistenze deragliate che vivono insieme a lui ai margini della città. Ma tutto ciò non sarà un processo indolore. Gli costa l'amicizia con Toti Scialoia, pittore e poeta astrattista, in una polemica che apparentemente confinata nell'ambito culturale, in realtà riflette un contrasto nel rapporto politico con le masse. Con il pittore che accusa Pasolini di populismo e di deriva da realismo socialista, e il poeta che gli grida di rimando la bellezza e le ragioni dell'inferno delle suburre delle periferie urbane. Anticipazioni di altri scontri con l'ortodossia comunista che Pasolini avrà negli anni a seguire. Riesce a farsi pubblicare La meglio gioventù, la raccolta di poesia popolare in dialetto friulano scritta negli anni della giovinezza. Con l'aprirsi delle collaborazioni nel mondo della scrittura filmica e grazie ad Attilio Bertolucci che gli fa conoscere Livio Garzanti, firmerà un contratto per il suo secondo romanzo che gli garantirà il doppio del suo stipendio di insegnante. Ora può lasciare il suo lavoro nella scuola media di Ciampino e trasferirsi nell'aprile del 1954 insieme alla sua famiglia dall'umile casetta di Rebibbia a via Fonteiana 86 nel quartiere di Monteverde Vecchio. Si chiude anche una pagina importante della sua avventura romana di vita in borgata, della sua stagione creativa, di cui serberà per sempre il ricordo e la nostalgia. Arriva la consapevolezza della fine della sua giovinezza e delle libertà fuori dalle convenzioni borghesi, in una sorta di purezza delle origini. Oltre al rimpianto di aver perso, da quei giorni di Rebibbia, l'innocenza del suo faticoso e concreto vivere quotidiano. Ah, giorni di Rebibbia, che io credevo persi d'una luce di necessità e che ora so così liberi. Insieme al cuore, allora, per i difficili casi che ne avevano sperduto il corso verso un destino umano, guadagno in ardore la chiarezza negata e in ingenuità il negato equilibrio.
alla chiarezza, all'equilibrio. Giungeva anche in quei giorni la mente. E il cieco rimpianto, segno di ogni mia lotta col mondo, respingevano, ecco, adulte benché inesperte ideologie. Si faceva il mondo soggetto non più di mistero, ma di storia. Via Fonteiana è la sua prima casa borghese in un quartiere borghese, apparentemente lontano da quel mondo delle fangose, sporche borgate romane, dove viveva e respirava la bacinante contraddittoria bellezza dei loro abitanti, ma in realtà vicino e dentro il mondo dei ragazzi di vita con i quali ormai aveva intrapreso il viaggio nella stupenda e misera città. Ora approda proprio in quei luoghi dei protagonisti di Ragazzi di vita che lui ai tempi di Re Bibbia frequentava e descriveva. Monteverde è bella, il Ponte Bianco, i grattacieli popolari di via di Donna Olimpia, la scuola elementare Franceschi, quella in cui, nel crollo di un'ala dell'edificio nel 51, Pasolini vi fa morire la mamma del Riccetto, il protagonista del suo primo romanzo, e che fece realmente 4 morti tra gli sfollati che allora l'abitavano. Le casermette, le baracche abusive in muratura e bandoni di lamiera di piazza San Giovanni di Dio, costruite con il materiale di risulta di una vecchia caserma di granatieri. Una porta, una finestra attraverso la quale fioche lucine gialle illuminano umili stanzette. La girata del tramve, alla fine della salita della circonvallazione gianicolense, all'altezza delle casermette di piazza San Giovanni di Dio, il capolinea dove finisce la città e dove il tram, con una conversione a U che lo fa passare di striscio al cinema delle terrazze, ridiscende verso la città. Il campetto di calcio sul Monte Splendore alla fine di via Fabiola, dove gli capita ancora di tirare 4 calci al pallone con i ragazzi dei grattacieli di Donna Olimpia. Com'era nuovo nel sole Monteverde vecchio. Con la mano ferito mi facevo specchio per guardare intorno i viali e strade in salita, vivi di gente nuova nella sua vecchia vita. Giunsi nella piazza, accaldato e tremante, che gelo e sole insieme, il quartiere accecante, sbiancavano con muta ed estasiata noia. Ricco era il quartiere, ma popolana gioia ne invadeva interrati ed attici con voci vaghe ma violente, canti lieti e feroci di garzoni, di serve ed operai perduti, su bianche impalcature tra bianchi rifiuti. Come non sentire, con la vita il cuore esser diverso e uno, esser gelo e sole? Come non sentire che pura gratitudine per il mondo anche l'essere umiliati e nudi? Pochi mesi dopo il suo trasferimento, nell'agosto del 1954, con la raccolta di poesie in lingua friulana La meglio gioventù, vince ex aequo il premio Giosuè Carducci, le cui 150.000 lire sono una boccata d'ossigeno per le sue finanze. Con altri lavori vince alcuni premi letterari che lo aiutano nelle spese che il pubblicare comporta. Nel 1954 riesce a trovare il suo primo lavoro nel cinema come cosceneggiatore nel film La donna del fiume di Mario Soldati. L'aprile del 1955 è l'anno di pubblicazione del suo romanzo breve Ragazzi di vita, che viene sequestrato a fine luglio per contenuto pornografico e vedrà lo stesso Pasolini denunciato. Verrà assolto l'anno dopo e il romanzo dissequestrato. La critica definisce il romanzo intriso di gusto morboso dello sporco, dell'abietto, dello scomposto, del torbido, a cui si accoda l'intelligenza culturale del Partito Comunista con il giudizio di Giovanni Berlinguer. Tutto trasuda disprezzo e disamore per gli uomini, conoscenza superficiale e deformata della realtà, morboso compiacimento degli aspetti più torbidi di una verità complessa e multiforme. Solo molti anni dopo, nel 1979, Giovanni Berlinguer dichiarerà errati i propri giudizi e dichiarerà pubblicamente scusa per il suo ostracismo allo scrittore. Nonostante ciò, il romanzo ha un grande successo di vendite e da qui in poi Pasolini inizia a conquistarsi un ruolo centrale nel mondo della cultura italiana. È anche l'esordio della narrazione linguistica pasoliniana e della sua epica,
quella caratterizzazione del mondo dialettale e gergale delle borgate e dei loro miseri protagonisti che diventerà icona quando approderà dall'arte letteraria all'arte del linguaggio cinematografico. È proprio nella casa di Via Fonteiana, durante il clamore che aveva creato la pubblicazione di Ragazzi di vita, che Pasolini inizia a scrivere il suo secondo romanzo romano. A maggio del 1955 esce il primo numero della rivista letteraria Officina, che lo vede tra i suoi redattori. Nello stesso anno, tramite Elsa Morante, conosce e stringe legami con Alberto Moravia. Nel 1956, l'anno della crisi di Suez, della destalinizzazione di Khrushchev e della rivolta soffocata nel sangue a Budapest, la polemica dentro il Partito Comunista si fa rovente e su questa gli intellettuali si misurano parlando di letteratura e di politica. Il punto di vista di Pasolini è fortemente rivolto alla critica della modernizzazione dell'Italia, dal tentativo di fissare un diverso progresso, un diverso impegno, fino lentamente ad arrivare nel decennio successivo alla più generale e tragica consapevolezza senza rimedio di un mutamento che non dà vita e che riguarda l'intera civilizzazione dell'umanità dettata dallo sviluppo consumistico. Viene accusato di decadentismo, di patetismo, di vittimismo. Polemizza con Edoardo Sanguinetti sul rinnovamento del linguaggio. Con il suo amico Franco Fortini si scontra a suon diversi. A Pasolini, che pubblica sull'Officina una polemica in versi, un elegante ma potente atto di accusa ai dirigenti della sinistra, risponde Fortini con Al di là della speranza, sul numero successivo della rivista. Troppo fonda è in voi l'impronta della lotta compiuta nel grande e breve decennio. Vi siete assuefatti, voi, servi della giustizia, leve della speranza, ai necessari atti che umiliano il cuore e la coscienza, al voluto tacere, al calcolato parlare, al denigrare senza odio, all'esaltare senza amore, alla brutalità della prudenza e all'ipocrisia del clamore. Avete, accecati dal fare, servito il popolo non nel suo cuore, ma nella sua bandiera. Pubblica nel 1957 Le ceneri di Gramsci, una raccolta di poemi che vanno dal 51 al 56. Nei potenti e struggenti componimenti in versi ci sono le riflessioni che il poeta trentenne ha fin qui elaborato nei suoi primi anni di giovinezza. Nell'omonimo poemetto, che dà il titolo alla raccolta, nell'intimo immaginario colloquio con Gramsci c'è tutta la consapevolezza della sua irregolarità intellettuale e politica, della sua diversità che chiede giustizia, l'urgenza dolorosa del dispiegamento di una nuova irraggiungibile morale. C'è la critica all'ortodossia comunista in Picasso, c'è la diaspora contadina dal sud Italia nell'Appennino e la struggente Il pianto della scavatrice che descrive uno dei tanti ritorni a casa nel silenzio della notte in una Roma piena di odori, di luci e rumori lontani attraverso i nuovi cantieri della città in vorace ampliamento. In un angolo al buio una scavatrice e vicino ad essa uno straccio rosso penzoloni su un cavalletto. La sua vista evoca in Pasolini il dolce rimpianto del suo recente passato. Sotto la luce incerta dei lampioni osserva una Monteverde silenziosa e riflette su se stesso, su questa città che lo ha iniziato ai misteri della vita e che ora, trasformandosi e modernizzandosi, va lentamente perdendo la sua essenza e le sue espressioni più autentiche e vitali. Stupenda e misera città, che m'ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini, le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre, come andare duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi ad un altro uomo senza tremare, non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino, che suda contro le facciate in corsa in un colore eterno d'estate, a difendermi, a offendere, ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto in cuore, a capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto, che non mi sono fraterni, eppure sono fratelli, proprio nell'avere passioni di uomini che allegri, inconsci, interi, vivono di esperienze ignoti a me. Stupenda e misera città,
che mi hai fatto fare esperienza di quella vita ignota, fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo. Che pena mi invade davanti a questi attrezzi supini sparsi qua e là nel fango, davanti a questo canovaccio rosso che pende un cavalletto nell'angolo dove la notte sembra più triste. Perché a questa spenta tinta di sangue la mia coscienza così ciecamente resiste, si nasconde, quasi per un ossesso rimorso che tutta nel fondo la contrista? Perché dentro in me è lo stesso senso di giornate per sempre inadempite che nel morto firmamento in cui sbianca questa scavatrice. Mi spoglio in una delle 1000 stanze dove a via Fonteiana si dorme. Su tutto puoi scavare, tempo, speranze, passioni, ma non su queste forme pure della vita. Tra il 1957 e il 1958 Pasolini è impegnato su più fronti culturali. Mentre polemizza sulla rivista Officina con la critica marxista per il suo romanzo Ragazzi di vita, scrive la sua prima sceneggiatura autonoma del film La notte brava, che sarà diretto da Mauro Bolognini. Contemporaneamente, nella sua casa a via Fonteiana, continua a lavorare alacremente al suo secondo romanzo. Pubblica la raccolta di poesie L'usignolo della Chiesa Cattolica, nella quale raccoglie i suoi componimenti che vanno dal 1943 al 49. Un libretto di meditazioni religiose lo definirà, in cui esprime tutto il travaglio di un uomo schiacciato tra la tensione spirituale e la condizione umana. Con il 1958 arriva la fine della rivista letteraria Officina e il contraccolpo della destalinizzazione crea percorsi intellettuali diversi. Chi cerca una nuova attualizzazione del pensiero e della pratica politica sotto lo strumento dello storicismo marxista e chi vede il pensiero e la storia all'alba di una nuova era trasformarsi e stemperarsi in una forma di esistenzialismo sociologico. Ma nel dicembre del 1958 muore anche suo padre, Carlo Alberto, e questi due avvenimenti segneranno il suo progressivo coinvolgimento nel mondo cinematografico e contemporaneamente il conseguente progressivo distacco dal mondo letterario, pieno di prime donne in cerca di leadership. Nel 1959 viene pubblicato Una vita violenta e questa volta lo ambienta a Pietralata, in quella periferia contigua a Ponte Mambolo dove aveva vissuto. È qui, nell'enorme borgata che riempie la discesa al fiume tra la Tiburtina e l'Aniene e dopo nelle case popolari di Pietralata, che Tommasino, il protagonista, vive la sua breve vita. Il romanzo ha un maggior respiro rispetto a Ragazzi di vita. È qualcosa di più di un affresco sul mondo e sulla vita delle borgate e dei suoi abitanti. In esso Pasolini, sotto la spinta delle sue inesperte ideologie, elabora una operazione culturale coerente al suo credo politico. Vi è la scoperta della solidarietà e la relativa conversione dalla sterile violenza di sopravvivenza di borgata, intrisa ancora di un credo fascista ignorante e superficiale, verso scelte responsabili e condivise, di partecipazione e di consapevolezza politica. Da qui il riscatto del suo protagonista, che troppo tardi scoprirà il valore di una vita vissuta pienamente e la coscienza della ricchezza della sua quotidianità. Da certe vecchie bicocche veniva giù verso la fermata una truppa di ragazzetti, andandosene chissà dove. Quei grugni sporchi sotto i ciuffi si tenevano abbracciati, parlando tutti smagnosi senza guardare in faccia nessuno. Alcuni parlavano, altri tacevano ridendo. E quelle faccette, sopra i collettini zozzi a colori alla malandrina, erano l'immagine stessa della felicità. Non guardavano niente e andavano dritti verso dove dovevano andare, come un branco di caprette, furbi e senza pensieri. Ah, sospirò Tommasino, sono stato ricco e non l'ho saputo. Una vita violenta suscita subito entusiasmo nelle penne di Calvino e Moravia e le solite critiche da destra e anche da sinistra. Nel romanzo è altresì tratteggiata in maniera non lusinghiera l'arte di arrangiarsi dei quadri delle sezioni del Partito Comunista e il partito reagisce.
Pasolini riserva le volgarità e le oscenità, le parolacce, al mondo della povera gente. Si ha la sensazione che Pasolini non ami la povera gente, disprezzi in genere gli abitanti delle borgate e ancor più disprezzi, non trovo altra parola, il nostro partito. Tommasino, il protagonista, è in realtà un giovane delinquente della peggiore specie, ladro, rapinatore e pederasta. Ormai sulla stampa il lavoro letterario di Pasolini è seppellito sotto uno spesso strato di moralismo pruriginoso. Nell'ipocrita morale dei tempi, il suo nome diviene sinonimo di scandalo, diventa un bersaglio della cronaca nera dei giornali. Anche il suo viaggio nell'estate del 59, un vero e proprio reportage del sud italiano, terminerà con la denuncia del sindaco di Cutro, in Calabria, per aver intaccato l'onore e la dignità dei suoi cittadini. Pasolini, a bordo della sua Fiat 1100, aveva costeggiato tutta la penisola italiana alla ricerca di un paese periferico, innocente, ancora non contaminato dall'incombente modernità. Impermeabile a critiche e denunce, il poeta continua la sua opera di saggista scrivendo Passione e ideologia, una panoramica critica della poesia dialettale italiana. In quegli anni, scrivendo contemporaneamente per il mondo del cinema, Pasolini scopre le capacità espressive del mezzo cinematografico, il suo rapporto diretto con la realtà e le enormi potenzialità artistiche del suo linguaggio. Con il cinema può raggiungere una platea più ampia di quella ristretta ed ormai intellettualmente sterile delle riviste, dei circoli e dei premi letterari. L'immediatezza del linguaggio filmico e la sua universalità diventano per lui la scoperta di un nuovo alfabeto, la lingua scritta della realtà, la nuova Bibbia dei poveri con la quale continuare ad alimentare la sua fame di vita vera e cruda, dando plasticità visiva ai frutti della sua immaginazione antropologica e poetica. Scrive insieme a Sergio Citti i dialoghi in romanesco nelle Notti di Chiabiria di Fellini e traduce l'Orestiade di Eschilo per la compagnia teatrale di Vittorio Gassman. Nel 1959 riesce, grazie a queste ed altre collaborazioni, a trasferirsi insieme a sua madre verso il cuore di Monteverde Vecchio, via Giacinto Carini 45, a poche centinaia di metri da via Fonteiana, nello stesso stabile dove abita il suo amico Attilio Bertolucci, il cui figlio Bernardo Pasolini introdurrà un paio di anni dopo nel mondo del cinema, donandogli il soggetto per la regia del suo primo lungometraggio, La Comare Secca, che verrà girato da Bernardo Bertolucci nel 1962 nei giardini della Basilica di San Paolo a ridosso degli argini del Tevere. Doveva essere il soggetto del suo esordio cinematografico. Ma la lotta politica di quegli anni in Italia, il governo Tambroni, i morti a Reggio Emilia, lo spingono a scrivere un'altra storia per il suo primo film e decide di scrivere le vicende di Accattone. Come spunto per la trasposizione sullo schermo della vita delle borgate romane, prende un personaggio della strada, Vittorio Cataldi, realmente esistito. Secondo le parole di Franco Citti, un paraculo senza fissa dimora che viveva di espedienti per rimediare la giornata, per sopravvivere. Lo chiamavano così perché accattonava la vita. Ma nel settembre 1960 i provini non raccolgono il favore di Fellini e della sua neonata Federiz, che deve produrla, e Pasolini si rivolge altrove. Inizia così il suo sodalizio artistico-produttivo con Alfredo Bini, che sarà il produttore di tutti i suoi film fino al 1967. Ed è con Bini, il suo coetaneo goriziano dal pelo rosso pesante come un paracadutista dopo il rancio, che inizia a girare il suo primo film, Accattone. Il protagonista è Franco Citti, il fratello di Sergio, assistente alla regia è Bernardo Bertolucci, il figlio di Attilio. Nella primavera inoltrata del 1961, in una Roma assolata di periferia tra la borgata Gordiani e il Pigneto, Pasolini inizia a girare non usando attori professionisti ma personaggi presi dalla strada. Sua la cifra stilistica del film, macchina sul cavalletto, quasi nessuna carrellata, abbondanza di lunghi primi piani, i bianchi sovraesposti abbacinanti nella polverosa calura di una calda estate romana.
Erano giorni stupendi, in cui l'estate ardeva ancora purissima, appena svuotata un po' dentro della sua furia. Via Fanfulla da Lodi, in mezzo al Pigneto, con le sue casupole basse, i muretti screpolati, era di una granulosa grandiosità nella sua estrema piccolezza. Una povera, umile, sconosciuta stradetta perduta sotto il sole, in una Roma che non era più Roma. Mi sono affacciato a guardare che succedeva dentro l'animo di un sottoproletariato della periferia romana e vi ho riconosciuto tutti gli antichi mali e tutto l'antico, innocente bene della pura vita. Non potevo che constatare la sua miseria materiale e morale, la sua feroce e inutile ironia, la sua ansia sbadata e ossessa, la sua pigrizia sprezzante, la sua sensualità senza ideali. E insieme a tutto questo, il suo atavico, superstizioso cattolicesimo pagano. Perciò egli sogna di morire e di andare in paradiso. Perciò soltanto la morte può fissare un suo pallido e confuso atto di redenzione. Con l'affacciarsi del nuovo decennio degli anni 60, Pasolini coglie ormai sempre più evidenti i segni di quella omologazione culturale che ormai coinvolge anche il popolo sottoproletario delle sue borgate. Cresce in lui la consapevolezza del prezzo che gli italiani pagano alla modernità che avanza. La televisione, la pubblicità, il nascere e consolidarsi dei consumi di massa modificano irreversibilmente in breve tempo i comportamenti e i valori di strati interi di popolazione che, disarmati culturalmente, non sanno, non possono, non vogliono opporvisi. Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi, funzionari liberali carogne come gli zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi, come milioni di porci, pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi non pensare che il tuo male è tutto male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare. Libera il mondo. La coscienza di questa epocale trasformazione, di questo stravolgimento sociale e politico che la società italiana sta attraversando insieme a tutto il mondo occidentale, è vissuto da Pasolini soffertamente. Rivolge allora il suo sguardo al sud del mondo, come nell'estate del 1959 si era rivolto al sud italiano alla ricerca delle Appie e delle centocelle del mondo. È nell'Oriente, nell'Africa dei popoli che stanno vivendo la stagione della loro affrancazione dai regimi colonialisti, che egli ricerca l'incontaminazione dalle tossine dello sviluppo industriale e della conseguente società dei consumi, la genuinità e l'ingenuità che non trova più nell'Italia del boom economico. Nei primi giorni del 1961 Pasolini parte per un viaggio in India insieme ad Alberto Moravia ed Elsa Morante, dal quale trae spunti per scrivere una serie di articoli sul quotidiano Il Giorno che raccolti diventeranno L'odore dell'India. Quel viaggio è per lui come un riconoscere se stesso. Ritrova nella gestualità degli indiani uno stile familiare. La povertà dei senza tetto che dormono per terra avvolti nei loro umili stracci, il sapore dolciastro e denso delle notti indiane graffiate da neni e struggenti, il sorriso radioso e solare dei giovinetti. In quel paese ritrova un sottoproletariato agricolo bloccato da secoli nelle sue istituzioni dalla dominazione imperialista europea. Ed ancora in Kenya, l'anno dopo in Ghana, Nigeria, Guinea. È così che Pasolini individua nei contadini del sud del mondo un destino comune a quello del sottoproletariato meridionale. Sono serbatoi enormi di energie umane che hanno un comune destino storico. La sirena neocapitalista da una parte, la resistenza rivoluzionaria dall'altra, e il vuoto,
il terribile vuoto esistenziale che ne consegue. Quando l'azione politica si attenua o si fa incerta, allora si prova la voglia dell'evasione, del sogno. Sono stato razionale, sono stato irrazionale, fino in fondo. E ora, il deserto assordato dal vento, lo stupendo immondo sole dell'Africa che illumina il mondo. Africa, unica mia alternativa. Per tutto il 1961 continua a scrivere per il cinema, tra cui La lunga notte del 43 di Florestano Vancini e Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati. Nel settembre di quell'anno Accattone viene proiettato al Festival di Venezia e fa scalpore, dividendo critica e pubblico. La censura entra in azione e lo vieta, per la prima volta nella storia del cinema italiano, ai minori di 18 anni. Alla prima proiezione a Roma, al cinema Barberini, il film viene fatto segno da una contestazione di neofascisti che interrompono la proiezione, aggrediscono gli spettatori e vandalizzano la sala cinematografica. Pasolini, con la sua opera prima, esce dal ristretto mondo di scrittori, letterati e lettori per diventare regista. Il cinema è un'arte fruita da grandi masse, molto più ampie di quelle allora raggiungibili con i romanzi o con i libri di poesie. E la reazione non si fa attendere. Dopo l'immotivata denuncia per rissa e favoreggiamento del giugno 1960 e il relativo processo del 61, altre denunce e processi ora si aggiungono, in una persecuzione giudiziaria in cui non si distingue più la fantasia dalla realtà e che alla fine conteggerà contro di lui oltre una trentina di procedimenti giudiziari. Nel novembre del 1961 la polizia irrompe nella sua casa di Monteverde in via Carini alla ricerca di un'arma con la quale il poeta avrebbe rapinato di notte il gestore di un bar benzinaio a San Felice Circeo, minacciandolo con una pistola dai proiettili d'oro. Una settimana dopo, il quotidiano Il Tempo di Roma, a commento della denuncia, esce in edicola con una foto di scena di Pasolini che imbraccia il mitra. Ma tutto ciò non intacca la sua capacità produttiva, che è sempre molto intensa. Scrive anche testi di canzoni, tra cui Cristo al Mandrione e Il valzer della Toppa, quest'ultima reinterpretata anni dopo da Gabriella Ferri. Nel 1961 pubblica la raccolta di poesie La religione del mio tempo, che raccoglie i suoi componimenti poetici dal 1955 al 1960. Il poema segna il passaggio, i mutamenti che Pasolini scorge in quegli anni nella trasformazione della società italiana. Come questa trasformazione stia alterando le coscienze degli italiani, stia instillando negli uomini e nelle donne delle borgate una consapevolezza vergognosa della loro miseria, mettendo a fuoco il vuoto esistenziale portato dal consumismo del miracolo economico italiano. Il poeta appare come disarmato dalla violenza di questo mutamento che mette a confronto con la passione che egli donava al vivere della sua gioventù. Tutto mi dà dolore. Questa gente che segue supina ogni richiamo da cui i suoi padroni la vogliono chiamata, adottando, sbadata, le più infami abitudini di vittima predestinata. Il grigio dei suoi vestiti per le grigie strade, i suoi grigi gesti in cui sembra stampata l'omertà del male che l'invade, il suo brulicare intorno ad un benessere illusorio, come un gregge intorno a poche biade, la sua regolarità di marea, per cui resse e deserti si alternano per le vie, ordinati da flussi e da riflussi ossessi e anonimi di necessità stantie. I suoi sciami ai tetri bar, ai tetri cinema, il cuore tetramente reso al quia, e intorno questo interno dominio della volgarità, la città che si sgretola mucchiandosi brasiliana o levantina, come l'espansione di una lebbra che si bea ebbra di morte sugli strati delle epoche umane, cristiane o greche, e alligna tempeste di caseggiati, gore di lotti color bile o vomito, senza senso né di affanno, né di pace. Nel settembre del 1961 inizia a scrivere insieme a Sergio Citti la sceneggiatura del suo secondo film, Mamma Roma, che inizia a girare tra l'aprile e il giugno del 1962.
Il film racconta la storia di una ex prostituta interpretata da Anna Magnani che cerca il riscatto sociale per sé e per suo figlio. Con la sua seconda opera filmica, Pasolini si fa pedagogico, deterministico, moralistico, ripetendo lo stesso cammino intercorso fra il primo debutto letterario di Ragazzi di vita e il suo secondo romanzo Una vita violenta. Anche qui il passaggio è tra il ritratto della vita di Borgata, l'affresco di un mondo di periferia senza nessuna volontà di giudicarlo come in accattone, e l'impossibilità delle aspirazioni di una popolana, Mamma Roma, a raggiungere la vita per bene, la agognata normalità borghese. Il desiderio frustrato di un sottoproletariato in fuga dal proprio destino, che si scontra con le responsabilità collettive della società, siano esse nella mitologia consumistica o nelle sue istituzioni. Il film si dipana in vari quartieri e borgate della Roma di inizio anni 60, dalla casa popolare di Mamma Roma a Casalbertone, nel Palazzo dei Ferrovieri di Piazza Tommaso de Cristofari, fino alle nuove zone di edilizia popolare che in quegli anni stanno sorgendo alla periferia di Roma per rispondere alla domanda di alloggi che la forte immigrazione comporta. Tuscolano, Quadraro, Cecafumo, i palazzi dell'Ina Case in costruzione sono i set ideali per raccontare il consolidarsi della crescente piccola borghesia. La ricerca di Mamma Roma di una nuova casa fuori dalla borgata si coniuga così con la ricerca di un nuovo status sociale per cercare di ricostruire la propria vita. Ma le ombre di una vita fatta di espedienti, di piccole ruberie per svoltare la giornata, la violenza nascosta nelle pieghe delle istituzioni carcerarie raggiungeranno e travolgeranno i sogni di Mamma Roma. Per la prima volta il poeta regista si avvale di un'attrice professionista ed affermata come Anna Magnani, insieme ad un giovanissimo Ettore Garofalo, notato da Pasolini nella trattoria dove il ragazzo fa il cameriere, mentre come un bacchino caravaggesco porta una fruttiera. Tra lui e la Magnani c'è stima e rispetto reciproco, anche se anni dopo Pasolini dichiarerà che forse la sua scelta non fu felice per quello che lui voleva ottenere dal personaggio di Mamma Roma. Anna Magnani è un'icona del neorealismo grazie al suo ruolo in Roma città aperta che l'ha fatta conoscere in tutto il mondo, e Pasolini non è immune al fascino da popolana che essa emana. Il film viene proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto 1962 e subito viene denunciato per oscenità, denuncia archiviata pochi giorni dopo. Ancora una volta il film viene criticato in Italia, mentre in Francia ha un notevole successo. Alla prima romana al Cinema Quattro Fontane il 22 settembre 1962, all'ultima proiezione, Pasolini viene di nuovo insultato da un gruppo di giovani fascisti. Questa volta il poeta reagisce e schiaffeggia il suo assalitore, ma la difficoltà psicologica conformista ad accettare un omosessuale che picchia un giovane fascista farà scrivere l'opposto sui giornali nei giorni a seguire. Nello stesso mese Pasolini scriverà su Vie Nuove. Non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole, occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione, direi allegra, mondana, socialmente eletta del fondo brutalmente egoista di una società. Sempre nel 1962 Pasolini firma un episodio, La ricotta, in un film girato insieme a Rossellini, Godard e Gregoretti, Rogo Pag, dalle iniziali dei loro nomi, che uscirà nel febbraio dell'anno seguente. È girato a ridosso della Via Appia, nel pratone delle sorgenti dell'Acqua Santa, vicino ai resti dell'acquedotto romano e al fosso dell'Almone, dove in lontananza si intravedono sulla linea dell'orizzonte i casermoni della città che avanzano inesorabilmente a divorare quello che rimane della campagna romana. L'episodio è incentrato su un set immaginario dove vengono girate alcune scene della Passione di Cristo come fossero dei quadri viventi cinquecenteschi, alle cui tele del Pontormo e del rosso fiorentino il poeta si rifà. Pasolini si serve di uno dei più potenti simboli del cristianesimo per rappresentare e denunciare la decadenza morale dell'uomo contemporaneo. Attraverso l'immoralità ridanciana della troupe del set cinematografico, con la loro volgarità ironica e cinica, viene dileggiato, schernito il vero Cristo moderno. Il povero Stracci, il generico che recita la parte del ladrone buono.
Un sottoproletario dalla vita semplice e grama che sopravvive di comparsate, sempre alla ricerca di un pasto quotidiano per sé e la sua famiglia. In mezzo a una borghesia involgarita dall'uso cinico del potere, rappresentata dal produttore e dal suo entourage, dalla divetta di turno, dalla figura di un giornalista ignorante e senza vocazione, dalle apparizioni fugaci dei politici e delle loro corti di portaborse. Fino all'atto finale, dove il povero Stracci muore per insolazione sulla croce dopo una buffata istigata dalla troupe di ricotta e degli avanzi del cibo utilizzato per la scena dell'ultima cena. Ad osservare distaccato il set c'è un regista supponente, personificato da Orson Welles, cui Pasolini si serve per fargli esprimere con le sue parole il suo pensiero. Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone. Guardo i crepuscoli, le mattine, su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopostoria, cui io assisto per privilegio di anagrafe, sull'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta. E io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno, a cercare fratelli che non sono più. Il film esce in sala il 21 febbraio 1963, ma già 3 giorni prima la magistratura si era attivata per avere il testo completo dell'opera in una forma di censura preventiva. E il 1 marzo a Roma, al Cinema Corso, ancora una volta la proiezione viene interrotta dalle autorità di polizia. Nonostante il film fosse stato apprezzato dalla Pontificia Università Gregoriana, un solerte magistrato, Giuseppe Di Gennaro, chiede ed ottiene il 7 marzo 1963 per direttissima la condanna per Pasolini ed il sequestro dell'opera per vilipendio della religione di Stato. Il magistrato arriva a portare la moviola nell'aula del tribunale per identificare minuziosamente fotogramma dopo fotogramma dove il regista avrebbe compiuto tali reati nei confronti dello spirito religioso, come recita nella sua requisitoria, dileggiando nella figura i valori con commento musicale, mimica, dialogo e altre manifestazioni sonore, nonché tenendo per vili simboli e persone della religione cattolica. Pasolini sarà condannato a 4 mesi di reclusione in primo grado e assolto in appello nel 1964, ma la Cassazione annullerà questa seconda sentenza di assoluzione nel 1967, chiudendo il processo per subentrata amnistia. Il 4 luglio 1964 a Saint-Vincent, Pasolini verrà premiato con la seguente motivazione. La giuria ha considerato che sotto la parvenza del grottesco il regista ha saputo rendere sullo schermo con forza poetica il significato umano del messaggio evangelico, ha deciso a maggioranza di conferire la Grolla d'Oro per la regia all'autore dell'episodio La ricotta dal film Rogopag. Nello stesso periodo in cui è impegnato nelle riprese de La ricotta, a Pasolini viene proposto di girare un film a 2 voci contrapposte sui conflitti e i fenomeni sociali di quegli anni, con materiali e spezzoni cinematografici dei cinegiornali dell'epoca, e il cui titolo sarà La rabbia. Il suo contraltare nel racconto è Giovannino Guareschi, scrittore anticomunista, cattolico e monarchico, che fu internato in campo di concentramento dopo l'8 settembre 1943 per essersi rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Pasolini si rende conto ben presto, ma solo dopo aver girato la sua parte del lungometraggio, di essere finito in un'opera di propaganda centrista sugli opposti estremismi, ante litteram, e di conseguenza ritira la sua firma dall'opera, che sparirà quasi immediatamente dalle sale cinematografiche. Nel 1963 Pasolini si trasferisce ancora. Sceglie più per sua madre che per sé una bella casa con un piccolo giardino pensile nel tranquillo quartiere residenziale dell'Eur, in via Eufrate 9. Ormai è diventato un discusso personaggio pubblico, un punto di riferimento nel panorama culturale italiano.
Il successo gli ha dato la sicurezza economica, la civetteria di auto veloci, anche se spesso comprate di seconda mano, però non ha mutato in lui le antiche abitudini, le cene in trattoria, gli incontri in borgata, le partitelle a calcio, il suo grande amore. Non disdegna la comodità economica del successo, ma non ne fa un vizio, una perversione. Rimane nel suo intimo l'uomo frugale e modesto delle sue origini contadine. È amico e frequenta regolarmente Alberto Moravia, Elsa Morante, Dacia Maraini, con i quali vive un fertile e continuo confronto intellettuale che stimola la sua vena autocritica e la necessità, per lui vitale come il respirare, di riflettere sul mondo intorno a sé e su se stesso senza indulgenze, sempre lucidamente feroce. Osserva e descrive un paese il cui miracolo economico ha mutato irreversibilmente il tessuto produttivo delle grandi città del nord, ma a cui si contrappone un nucleo rigido, moralistico, incapace di gestire le contraddizioni che questo repentino sviluppo ha portato. È la provocazione l'arma scelta da Pasolini per tentare di scalfire questo grosso corpo moralistico, fintamente perbenista, nevroticamente conservatore delle scorie del passato. E il cinema può essere il veicolo di scandalo assai più della letteratura. Ma la provocazione continua esige un'incessante analisi delle proprie contraddizioni, uno svisceramento doloroso delle stesse, lo spogliarsi nudo di fronte alla natura profonda del suo essere, e tutto ciò porta dubbi e incertezze sul proprio operare. Ho sbagliato tutto. Sbagliava, spaurito al microfono, con la prepotente incertezza del brutto, dei soave poeta, quel mio omonimo, che ancora è il mio nome. Si chiamava egoismo, passione. Sbagliava, con la sua balbettante bravura, rispondendo a domande di amici o fascisti, maciste magretto della letteratura. Interlocutori di Teramo o Salerno, di Conselice o Frosinone o Genova, quello là, che aveva tanta ragione, sbagliava tutto. Hai sbagliato tutto, brutto, soave. L'idea di aver sbagliato, io, capite, io. Lo smacco, lo scacco. È finita. Bestemmiare, suicidarsi. Il sole di Fiume e di Fiumicino vuol dire che sono pieno di sabbia accecante, di limo sbriciolato. Dentro il tassì, i petali del cancro, verso la riaffiorata Roma, col vecchio Pasolini macro di sé, stato, degradato. È in quell'anno che prende in lui corpo l'idea di girare un film sulla storia del Cristo secondo il Vangelo dell'Apostolo Matteo. Un Gesù in cui Pasolini riversa, secondo le sue parole, la sua nostalgia del mitico, dell'epico, del tragico, contrapposte al cinismo, alla brutalità, al conformismo del suo tempo. È su questo confronto tra il valore umano dell'insegnamento del Cristo e il cristianesimo rivoluzionario di un comunista che l'opera raccoglierà molti consensi dal mondo religioso e qualche critica, ancora una volta, da alcuni intellettuali della sinistra. Pensato inizialmente per essere girato nei luoghi santi della Palestina, Pasolini sceglie ben presto Matera, luogo ideale e set principale per ricostruire l'ambientazione e lo spirito iconografico del tempo, ma anche l'Alto Lazio, nella Tuscia, per la scena del battesimo di Cristo che farà scoprire al poeta il gioiello della Torre di Chia, di cui si innamorerà perdutamente, tanto da riuscire a farne, parecchi anni dopo, il suo buon ritiro. Il film, asciutto ed essenziale, rappresenta un notevole passo avanti nella maturità espressiva filmica di Pasolini. Gli intensi primi piani muti degli apostoli, dei contadini, delle donne e dei bambini, l'ambientazione realistica e senza tempo di Matera, un testo stringato ma fedele al Vangelo di Matteo, un Cristo dolcemente collerico, un bianco e nero che riveste la narrazione nella sua essenzialità ed una colonna sonora che commenta e fonde le immagini in forme di pura poesia per gli occhi e per lo spirito dello spettatore, passando originalmente da Bach ai gospel, fanno di questa opera una rappresentazione lirica che giustamente viene riconosciuta e premiata. Il Vangelo secondo Matteo è presentato al Festival di Venezia nel 1964, presenti i soliti fascisti ad insultare gli spettatori e a lanciare manifestini.
Il film viene alla fine della proiezione caldamente applaudito, applausi che fanno tacere anche i fascisti, spiazzati di fronte ad un'opera intrisa di sentimento umano nel rispetto fedele della tradizione religiosa evangelica. Gli stessi motivi che divengono fonte di polemiche nella sinistra, che accusa il poeta di ambiguità, di cattiva volontà nel non ricercare una sintesi tra umanesimo e fede religiosa che trascendesse entrambe in una prospettiva storico-politica. Il 1964 per Pasolini è un anno di crisi ideologica e politica e, come sempre gli accade, essa si riflette nel suo rapporto con il mondo letterario ed intellettuale. Vede intorno a sé sparire lentamente, senza far rumore, le speranze che avevano animato i decenni precedenti e reagisce. Con Poesia in forma di rosa, la sua poesia diviene ferocemente disperata, autobiografica. Sente il mondo circostante scivolare verso una nuova preistoria. Tutti i componimenti facenti parte della raccolta risentono di questo tormento interiore proclamato e gridato. I valori dei decenni precedenti sono diventati ridicoli ed una profonda stanchezza personale si diffonde dai suoi versi. Vive la tentazione del rifugio nell'esistenzialismo, accusa il ritualismo delle bandiere rosse. Tutto il poemetto è segnato dall'urgenza del cambiamento e dall'assoluta impotenza a compierlo. La rivoluzione non è più che un sentimento. Torno. E una sera il mondo è nuovo. Una sera in cui non accade nulla. Solo corro in macchina e guardo in fondo all'azzurro le case del Prenestino. Le guardo, non me ne accorgo, e invece questa immagine di case popolari dentro l'azzurro della sera deve restarmi come un'immagine del mondo. E gli uomini che vivono in quest'ora al Prenestino sono affogati anch'essi in quelle strie sognanti di celeste con sognanti lumi, quasi in un crepuscolo che mai si debba fare notte, quasi consci, in attesa di un tram alle finestre, che fora vera dell'uomo è l'agonia, e lieti quasi di ciò quei loro piccoli, i loro guai, la loro eterna sera. 2 o 3 tram e migliaia di fratelli, col bar luccicante sullo spiazzo, il dolore spento nelle coscienze italiane d'essere poveri, il dolore del ritorno a casa nel fango sotto nuove catene di palazzi, che lottano, si colpiscono, si odiano tra loro, per la meta di un gradino sul tram, nel buio nella sera che li ignora, perduti in un caos che solo fatto d'appartenere a un rione remoto lo delude nel suo essere una cosa reale. Io mi ritrovo il vecchio cuore e pago il tributo ad esso, con lacrime ricacciate, odiate, e nella bocca le parole della bandiera rossa, le parole che ogni uomo sa e sa far tacere. Nulla è mutato. Siamo ancora negli anni 50, siamo negli anni 40, prendete le armi. Ma la sera è più forte di ogni dolore. Piano piano i 2 o 3 tram la vincono, sulle migliaia di operai. Lo spiazzo è quello dei dopo cena. Sul fango, sereno, brilla il chiaro di una baracca di biliardi. La poca gente fa la coda, nel vento di scirocco di una sera del 1000, aspettando il suo tram che la porti alla buia borgata. La rivoluzione non è che un sentimento. Nel 1965 Pasolini chiude la collaborazione con la rivista Vie Nuove. Insieme all'Italia muta anche la sua lingua. Insieme al nascituro uomo massa nasce la mutazione delle forme espressive di massa. Dal linguaggio neorealistico romanesco degli anni 50 diffuso attraverso il cinema si passa ad un nuovo modello di omologazione offerto dal Nord Italia, un linguaggio elaborato, tecnico, funzionale, con il prevalere del fine comunicativo al fine espressivo. Gli slogan pubblicitari hanno una suggestione e una diffusione capillare ed istantanea, rimodellano il modo di parlare e di pensare degli italiani. Sparisce la vecchia borghesia umanistica e subentra una nuova borghesia tecnocratica egemonica. La questione linguistica appassiona gli intellettuali. Nascono dibattiti e polemiche alle quali Pasolini non si sottrae. Rifiuta il neoilluminismo emergente, lo strutturalismo del pensiero che disegna nel comportamento e nelle relazioni umane figure geometriche, formali, deterministiche, sganciandole da ogni possibilità di libera scelta.
Secondo Pasolini, un poeta e un marxista non possono accontentarsi di ciò. Il poeta perché è portato a vivere nel magma, a impossessarsene, il marxista perché nel magma desidera apportare l'ordine, sia nella conoscenza che nell'azione. Nell'estate del 1965 Pasolini gira l'Italia dal nord al sud con una inchiesta sulle consuetudini e sui costumi sociali degli italiani. Attraverso le periferie urbane, le spiagge e i paesini delle campagne meridionali chiede a operai, contadini, studenti, giovani spose ed adolescenti il loro parere sui luoghi comuni, non solo rispetto al sesso, ma soprattutto sulle relazioni fra uomo e donna. Affiorano nuovi bisogni, nuove libertà di comportamento che la costruzione di una società post-agricola sta risvegliando negli italiani. Comizi d'amore si chiama l'inchiesta e in essa Pasolini coinvolge amici e conoscenti. Tra gli intervistati ci sono, oltre agli uomini della strada, intellettuali, calciatori, cantanti, di cui utilizza le risposte per mostrare le contraddizioni che i nuovi modelli comportamentali stanno aprendo nella società italiana. Nello stesso anno esce il poemetto Ali dagli occhi azzurri, una raccolta che contiene componimenti sparsi in prosa e poesia che vanno dal 1950 al 1965 e al cui interno c'è il brano Profezia, l'intuizione felice di un intellettuale che vede quello che gli italiani non possono ancora vedere e non hanno comunque interesse a vedere, sotto la sbornia del miracolo economico degli anni 60. La profezia del destino storico di popoli immersi come vasi comunicanti in quello che sta diventando un unico mercato mondiale, che vedrà nascere pochi anni dopo il fenomeno delle multinazionali, tenute coartatamente a livelli diversi da diverse pressioni ideologiche, religiose, economiche, militari. Si fa strada in lui la consapevolezza che tali percorsi divaricanti non possono durare all'infinito e Pasolini, da sensibile intellettuale e da marxista, ne è cosciente, come è cristianamente conscio che il terzo mondo è presente e si rinnova quotidianamente nella contemporaneità della nostra società industriale. Ma la profezia è anche un sogno di riscatto che non si avvererà mai. L'idealizzazione rivoluzionaria di Pasolini si tramuterà in qualcosa di molto diverso da ciò che era sognato dal poeta e la diaspora di popoli dissanguati dall'espropriazione capitalista porterà all'unificazione del mondo sotto l'insegna di un potere transnazionale dei mercati che, con il loro linguaggio dei desideri mercificati, plasmeranno anche le periferie del mondo. Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà da Algeri su navi a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e il formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli e da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nelle città della malavita. Anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica, voleranno davanti alle villaie. Essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli. Essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sottoterra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo, essi che credettero in un Dio servo di Dio, essi che cantarono ai massacri dei re, essi che ballarono alle guerre borghesi, essi che pregarono alle lotte operaie, deponendo l'onestà delle religioni contadine, dimenticando l'onore della malavita, tradendo il candore dei popoli barbari, dietro ai loro ali dagli occhi azzurri, usciranno da sotto la terra per rapinare, saliranno dal fondo del mare per uccidere, scenderanno dall'alto del cielo per espropriare e per insegnare ai compagni operai la gioia della vita, per insegnare ai borghesi la gioia della libertà,
per insegnare ai cristiani la gioia della morte. Distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della storia antica. Poi col Papa e ogni sacramento andranno come zingari su verso l'ovest e il nord, con le bandiere rosse di Trotsky al vento. Nell'ottobre del 1965 Pasolini inizia le riprese di Uccellacci e Uccellini. Il film, in una trama astratta e impalpabile, ha una sua leggerezza onirica e poetica. Tutto girato in una chiave simbolica che trasforma i vari episodi nei quali i due protagonisti si trovano coinvolti in un'unica dimensione fiabesca ed allegorica. Due vagabondi, padre e figlio, impersonati da Totò e Ninetto Davoli, sono in giro apparentemente senza meta. Attraversano la campagna scalcinata di una Roma di periferia, dagli spazi ampi e illimitati trasmutati in non luoghi, senza direzioni, dove anche i cartelli stradali indicano paesi e città lontani migliaia di chilometri o vie dedicate ad oscuri pezzenti o umili manovali. Sono accompagnati nel loro girovagare da un grosso corvo nero incontrato per caso, parlante e logorroico, che nella simbologia del regista rappresenta l'intellettuale marxista armato della sua ideologia sempre più normativa ed astratta, ma ormai incapace di comunicare realmente, di sintonizzarsi sull'essenza e sui bisogni primari di un sottoproletariato incolto. Nel corvo viene simbolicamente rappresentata tutta la crisi del Partito Comunista e del marxismo di quegli anni del post-Togliatti, di cui non a caso le scene del suo funerale sono inserite nel film. Chiacchierone e curioso, il corvo sollecita domande ai due nella loro sostanziale indifferenza. Racconta apologhi come quello di frate Ciccillo e frate Ninetto in predicazione su indicazione di San Francesco fra falchi e passeri perché smettano gli uni di aggredire gli altri. Conciliare l'inconciliabile, questa è la missione impossibile dei due frati, ma non basterà l'impegno e la buona volontà dei due per sanare quello che la natura, e parafrasa il poeta, la natura di un sistema sociale ed economico, ha reso antagonisti. C'è una incomunicabilità di fondo tra il corvo e i due vagabondi, uno scarto di coscienza che impedisce ogni possibile incontro tra gli istinti degli oppressi e chi vorrebbe pedagogicamente educarli alla coscienza della propria condizione di classe. Istinti che possono repentinamente e crudelmente trasformare gli sfruttati in sfruttatori, senza abbandonare, quando la condizione lo necessita, il servilismo verso i potenti. Il contrasto tra le osservazioni fatte dai due protagonisti umani nel loro viaggio apparentemente senza meta e le sagge tirate moralistiche del corvo con la sua petulante saccenza alla fine diventa insanabile. Le sue incomprensibili verità alla lunga non possono che irritare padre e figlio, con tutte le conseguenze del caso. Il corvo verrà spennato, fatto arrosto e mangiato. Voi che non volete sapere e vivete come assassini tra le nuvole, e vivete come banditi nel vento, e vivete come pazzi nel cielo. Voi che avete la vostra legge fuori dalla legge e passate i giorni in un mondo che sta ai piedi del mondo, e non conoscete il lavoro e ballate i massacri dei grandi. Noi possiamo conoscervi solo attraverso Dio, perché i nostri occhi si sono troppo abituati alla nostra vita e non sanno più riconoscere quella che voi vivete nel deserto e nella selva, ricchi solo di prole. Noi dobbiamo sapervi riconcepire e siete voi a testimoniare Cristo ai fedeli inariditi, con la vostra allegrezza, con la vostra pura forza che è fede. Il film è girato nella periferia di Roma Sud, nella borgata Petrelli e sulla collina di Montecucco, tra la Portuense e la Magliana. E ancora una volta, accanto ad un esordiente come Ninetto Davoli, che aveva già fatto una comparsata sul Vangelo secondo Matteo, appare un attore affermato come Totò, la sua maschera clownesca che Pasolini contrappone alla valenza pedagogica del corvo. Con Totò, personaggio molto distante dal mondo pasoliniano, il poeta costruisce un ottimo rapporto professionale. L'attore è ormai quasi cieco, capisce poco delle intenzioni del regista, ma si fida della sua sensibilità e della sua cultura. Negli ultimi 2 anni di vita della grande maschera napoletana nascono grazie a Pasolini alcune tra le sue più riuscite interpretazioni.
Il poeta regista infatti lo vorrà ancora accanto a sé, di nuovo insieme a Ninetto Davoli, in 2 cortometraggi all'interno di quei film ad episodi che vanno per la maggiore nella seconda metà degli anni 60 e che rappresentano simbolicamente quasi un seguito ad Uccellacci e Uccellini. La Terra vista dalla Luna e Che cosa sono le nuvole? Che originariamente dovevano costituire un unico progetto composto di 4 storie. Nel marzo del 1966, mentre è a cena con Moravia e Dacia Maraini in un ristorante al Portico d'Ottavia nel ghetto, Pasolini ha una grave emorragica crisi d'ulcera, sviene in un lago di sangue e viene portato d'urgenza da un medico di fiducia. Pochi giorni prima aveva dichiarato: «Non potrò mai dimenticare che la società italiana mi ha condannato attraverso i suoi tribunali». Passa un mese di convalescenza a letto, pesa 50 kg, ci metterà 2 o 3 anni per rimettersi completamente. Nel riposo forzato scrive 6 tragedie: Calderon, Pilade, Affabulazione, Porcile, Orgia, Bestia da stile. Praticamente tutto il suo corpus teatrale. L'idea guida che il potere neocapitalista, violando storici valori morali, compisse un oltraggio irreversibile alla società era già presente e chiara in Poesia in forma di rosa. Ora Pasolini ne rappresenta liricamente, drammaticamente, sacralmente le conseguenze di questo oltraggio. Queste tragedie, infatti, rimandano l'una all'altra come un corollario conseguenziale e ruotano intorno ai rapporti conflittuali e potenzialmente tragici tra padri e figli, alle utopie politiche della gioventù, ai rischi autoritari della civiltà di massa. Esse saranno il terreno fertile su cui si misurerà anche la sua produzione filmica della fine degli anni 60. In queste tragedie il mito classico sarà per lui corrispondenza simbolica tra un privato dai risvolti psicoanalitici e la condizione umana contemporanea. Uscito dalla convalescenza nella seconda metà del 1966, Pasolini compie una serie di viaggi verso alcuni paesi dell'est europeo, dove si rende conto dell'obsolescenza a cui il marxismo pare condannato. Sente tutto il malessere e l'inquietudine di quei paesi. Percepisce chiaramente che la rivoluzione si è fermata, che il potere centrale dello Stato non si è decentrato, tantomeno scomparso. Gli operai nelle fabbriche non sono realmente responsabili e partecipi al potere politico, sono invece dominati da una burocrazia che di rivoluzionario ha soltanto il nome. Pochi mesi dopo è la volta della scoperta degli Stati Uniti. In occasione della proiezione di Uccellacci e Uccellini presentato al Festival del Cinema a Broadway, che raccoglie la nuova cinematografia sparsa per il mondo, Pasolini passa alcuni giorni a New York. Lo travolge l'atmosfera di novità che si respira in quel paese, il fervore morale della contestazione americana in atto, la scoperta di una democraticità dello spirito inesistente in Italia. Compie un parallelo tra l'America di quegli anni e l'Europa del 44 e del 45. Stesso clima clandestino di lotta, stessa urgenza rivoluzionaria, stesso bisogno di speranza. Oggi, in Europa, lui sente la morte di quelle speranze, ma in America ha l'impressione che tutto stia per iniziare. Si disimpegna dagli inviti mondani e la notte attraversa la città. Harlem, Greenwich Village, Brooklyn. Conosce operai e giovani sindacalisti neri, intellettuali del Village, Black Panther, mentre il suo occhio osservatore e critico non smette di analizzare la punta più avanzata della società americana. New York, con le sue periferie, il problema razziale e le tante derive umane che accoglie, è anch'essa in qualche misura terzo mondo. La coscienza di classe albeggia in situazioni del tutto nuove e scandalose per il marxismo, nelle manifestazioni pacifiche e non violente, dominate da un intelligente spiritualismo, che è del resto oggettivamente, almeno per me, un fatto stupendo che mi ha fatto innamorare dell'America. È la visione del mondo di persone giunte attraverso strade che noi consideriamo sbagliate, ma che invece sono storicamente quelle che sono, cioè giuste, alla maturazione di un'idea di sé come semplice cittadino, forse come gli ateniesi o i romani, possessore di una nozione onesta e profonda della democrazia. Caro Angelico Ginsberg, ieri sera ti ho sentito dire tutto quello che ti veniva in mente su New York e San Francisco, coi loro fiori. Io ti ho detto qualcosa dell'Italia, fiori solo dai fiorai. La tua borghesia è una borghesia di pazzi, la mia una borghesia di idioti.
Tutti rivolti contro la pazzia, dando fiori ai poliziotti. Ma come rivoltarsi contro l'idiozia? Noi qui, invece, anche quelli che hanno adesso 16 anni, abbiamo già il nostro linguaggio rivoluzionario bello e pronto, con dentro la sua morale. Anche i cinesi parlano come degli statali. Chi ha fornito a noi, anziani e ragazzi, il linguaggio ufficiale della protesta? Il marxismo, la cui unica vena poetica è il ricordo della resistenza, che si rinnovella al pensiero del Vietnam e della Bolivia. E perché mi lamento di questo linguaggio ufficiale della protesta che la classe operaia, attraverso i suoi ideologi borghesi, mi fornisce? Perché è un linguaggio che non prescinde mai dall'idea del potere ed è quindi sempre pratica e razionale. Ma la pratica e la ragione non sono le stesse divinità che hanno reso pazzi e idioti i nostri padri borghesi. Nella primavera del 1967 Pasolini si trova impegnato in Marocco a dirigere L'Edipo Re. Nel film che ripercorre la tragedia greca, il regista intreccia la sua biografia personale, la sua personale rivisitazione del complesso di Edipo, riflette sull'incapacità, sulla cecità dell'uomo moderno occidentale a prendere coscienza della propria alienazione. Il film ha due appendici, all'inizio con una simbolica ricostruzione della sua nascita nella Bologna dei primi anni '20 del Novecento e un padre militare che prova già gelosia nei confronti di quel figlio che sente gli toglierà l'amore di sua moglie. Alla fine in una Bologna moderna, in cui il protagonista cieco torna, passando attraverso desolanti e degradanti panorami periferici, verso il luogo della sua nascita, in una simbolica ricongiunzione con il proprio destino. La vita finisce dove comincia. Tra gli interpreti, oltre a Franco Citti, Carmelo Bene e Ninetto Davoli, troviamo per la prima volta Silvana Mangano, che sarà ancora protagonista nella produzione filmica di Pasolini di quegli anni. Ritaglierà per se stesso un piccolo cameo, comparendo come il capo dei sacerdoti. In una pausa di lavorazione di Edipo Re, Pasolini gira il cortometraggio La Terra vista dalla Luna, con protagonisti di nuovo Totò, Ninetto Davoli e Silvana Mangano. Prima pellicola girata interamente a colori da Pasolini. Colori acidi e sovraccarichi che danno risvolti grotteschi e surreali al corto che è inserito in un film collettivo ad episodi, Le Streghe. È girato in una settimana tra le baracche di Ostia e Fiumicino, in una periferia completamente priva di presenze umane, a simboleggiare il deserto culturale presente nell'anima della società odierna. Una favola amara, dove al desiderio maschilista di una donna bella, brava nelle faccende di casa, che sappia cucinare per giunta muta e che ella sia viva o morta poco conta, si affianca la dolorosa consapevolezza che non si può morire quando essere vivi o essere morti è la stessa cosa. Pasolini dirige ancora la coppia Totò-Davoli, con cui ha creato un'equilibrata miscela di poetica comicità, interpreti ideali per rappresentare le semplici e a volte amare riflessioni che il poeta mette sulle loro labbra. Come avviene con Che cosa sono le nuvole? Cortometraggio girato sempre in una settimana nel 1967 e presentato all'interno del film ad episodi Capriccio all'italiana, dove il regista poeta riesce ad esprimere con delicatezza surreale e in maniera poeticamente allegorica le sue riflessioni sulla vita. Fanno parte del cast l'amica di sempre di Pasolini, Laura Betti, nel ruolo di Desdemona, ed ancora Adriana Asti, la coppia comica di allora Franchi ed Ingrassia, e Domenico Modugno, che nel ruolo del Mondezzaro canta in apertura e chiusura il brano musicale da lui composto con il testo di Pasolini. Un piccolo gioiello che incanta per la perizia con cui Pasolini, incastonando la rappresentazione dentro una rappresentazione, ci offre le sue riflessioni sull'esistenza umana appesa tra apparire ed essere, tra vita e morte. In uno scalcinato e grigio teatro di marionette di periferia si recita l'Otello di Shakespeare, con personaggi contemporaneamente uomini e pupazzi parlanti.
Il corto si snoda sin dall'inizio come un gioco di doppie apparenze, tra la visione frontale della tragedia da parte degli spettatori, l'apparenza del dramma e della vita nei suoi aspetti predestinati e la visione interna, dietro le quinte, dei burattini dalle sembianze umane. Marionette uomini costretti in ruoli la cui consapevolezza è in divenire. Shakespeare diceva che il mondo è un palcoscenico di cui noi siamo comparse e che ognuno nella rappresentazione della vita, come nella vita stessa, sembra recitare a soggetto copioni non scritti da noi. Persino i nostri desideri sono i desideri del mondo, ma la nostra umanità non sarà persa, sembra dirci il regista, finché noi tutti non perderemo la nostra capacità di amare, sorridere, affascinarci, commuoverci. La morte dell'attore napoletano, poche settimane dopo l'ultimo Chuck, trasforma questo cortometraggio anche nell'ultima apparizione cinematografica di questa grande maschera della commedia dell'arte e la fine del breve sodalizio artistico con Ninetto Davoli. Nella primavera del 1968 Pasolini gira Teorema con Silvana Mangano, Massimo Girotti e Terence Stamp, traduzione in pellicola del suo omonimo romanzo pubblicato nel marzo del 68 e presentato nell'estate al Premio Strega. Pensato per essere ambientato a New York, è girato a Milano, la città più europea d'Italia, dove la borghesia in pochi anni è passata dal possedere e conservare al produrre e consumare. L'opera rappresenta la crisi di una ricca famiglia borghese, conformista e convenzionale, messa a contatto con un giovane misteriosamente apparso e che alla fine altrettanto misteriosamente scompare. Un Cristo dionisiaco che con la sua sola presenza e la capacità del suo amore incondizionato diverrà il frantumatore e il liberatore dalle ipocrisie formali presenti all'interno dell'istituzione familiare. Ipocrisie che però sono le uniche che garantiscono il mantenimento del ruolo e dello status sociale all'interno della società borghese. La famiglia, infatti, dopo la conoscenza ravvicinata con il giovane che intratterrà rapporti sessuali con tutti i suoi membri, si atomizzerà nel crollo del muro delle sue convenzioni e tutti i loro componenti seguiranno destini diversi, ricongiungendosi con la loro cruda, a volte velleitaria essenza. Unica eccezione è la loro serva, interpretata da Laura Betti, che tornerà al suo paese e alla fine leviterà come una santa, in una rappresentazione simbolica del ruolo salvifico che la sua classe di origine contadina le riserva. Il film fa ancora una volta scandalo, nonostante l'argomento, che coniugava eros e religiosità, fosse rappresentato senza concedere nulla alla pornografia. E ancora una volta parte l'ennesima denuncia e il sequestro dell'opera a causa del primo nudo integrale maschile della storia del cinema italiano, con la richiesta di una condanna a 6 mesi per tutti gli imputati e la distruzione di tutte le copie della pellicola. Neanche l'assoluzione e il dissequestro dell'opera, cui viene disconosciuta l'oscenità da parte del Tribunale di Venezia, sarà sufficiente a sbloccare la pellicola, le cui copie sono tenute in ostaggio dalla questura competente per mesi e mesi. Pasolini è costretto a denunciare pubblicamente la persecuzione nei suoi confronti e il danno economico per la produzione. Ma ormai siamo alla vigilia di quel biennio, il 68-69, che farà da spartiacque nella storia della società, della morale e del costume della Repubblica Italiana. Il rapporto tra Pasolini e questa stagione rimane ed è rimasto per anni cristallizzato nei versi del suo poema, che commentavano i primi scontri in Italia tra studenti e polizia avvenuti a Roma il 1 marzo del 68 a ridosso della facoltà di architettura occupata, che passarono nell'iconografia del movimento degli studenti come la battaglia di Valle Giulia. Il poemetto è pubblicato sull'Espresso nel giugno dello stesso anno con il titolo, scelto dalla redazione del settimanale, Il PC ai giovani, e di lì in poi è ripreso e utilizzato nelle più disparate forme e in altrettanti modi strumentalizzato. Mi dispiace. La polemica contro il PC andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in ritardo, cari. Non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati. Peggio per voi. Adesso i giornalisti di tutto il mondo, compresi quelli delle televisioni, vi leccano, come ancora si dice nel linguaggio goliardico, il culo. Io no, cari. Avete facce di figli di papà. Vi odio come odio i vostri papà. Buona razza non mente.
Avete lo stesso occhio cattivo. Siete pavidi, incerti, disperati, benissimo. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati. Prerogative piccolo borghesi, cari. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti. Perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da subtopie contadine o urbane che siano. Una poesia scritta di getto, con passione, rivolgendosi più ai padri borghesi che ai loro figli scesi in piazza, nella quale è evidente la necessità di distinguere tra ruolo e appartenenza di classe, anche senza la relativa coscienza. La realtà è che la portata politica e sociale della rivolta dei figli della piccola e grande borghesia, generalizzata in tutto il mondo occidentale, coglie impreparati non solo Pasolini e la società italiana, ma gli stessi studenti. A differenza della polemica del decennio precedente, in cui difendeva valori e valenze nella classe del sottoproletariato, ora Pasolini ancora il suo scritto ad un operaismo nel quale il primigenio mito del contadino, sradicato dalle campagne e urbanizzato nelle periferie cittadine, rivive nell'origine sociale dei poliziotti. Operaismo la cui ortodossia non a caso sarà rivalutata negli anni a seguire dai tragici players della lotta armata. A ciò lo spinge la sua sensibilità rispetto ai cambiamenti che l'omologazione dei media di massa portano nelle coscienze degli italiani, la paura che la storia borghese sostituisca la storia dell'umanità, la consapevolezza di come questa nuova, invisibile, sottile forma di dittatura senza testa e senza centro, diffusa capillarmente tramite la televisione che ne forma il linguaggio e il sentire comune, gli italiani la paghino con la trasformazione delle loro coscienze, tramite lo spegnimento del loro pensiero critico e con l'accettazione acritica di sempre maggiori quote di consumo di beni superflui, incapaci ormai di distinguere tra questi e quelli necessari. Dietro le condotte di massa dei giovani, dietro le mode velleitariamente considerate sovvertitrici del sistema, Pasolini coglie un effetto complementare e funzionale del consumismo all'interno dello sviluppo liberistico della società. Effetto uniformante che trasformerà in poco tempo i valori di altri bisogni e desideri in una serie di comportamenti ripetitivi, mode funzionali al mantenimento della realtà socio-economica data, alla cui opposizione era inizialmente nato il sentimento anti-autoritario di quella stagione. L'omologazione è nel mezzo di diffusione, i media di massa che stimolano e diffondono una caricatura di tali valori, al di là delle contingenze storiche del conflitto di classe dal quale dovrebbero nascere in maniera sana, autonoma e radicata. Il mezzo di diffusione di massa li banalizza, li standardizza, depotenziando in tali valori la carica di consapevolezza e di coscienza rivoluzionaria. E Pasolini interpreta questo processo omologante di una complessa unificazione culturale avvenuta nel paese come una componente della ideologia interpretativa adattiva al modello sociale imperante. D'altronde ci vuole lontananza prospettica per percepire che dietro la rivolta dei figli e dei nipoti della borghesia, dietro l'ennesima rivoluzione del sistema socio-economico che utilizzerà di lì in poi l'uniformazione di massa di tali comportamenti, dietro la richiesta di nuovi spazi al confronto e di cambiamenti valoriali, c'è una richiesta di potere generalizzata che altrimenti sarebbe rimasta inespressa e senza rappresentatività. Richiesta che contraddistinguerà una fase storica e coinvolgerà di lì a poco la classe operaia nell'autunno del 1969. Ma Pasolini è altrettanto veloce nel correggere il tiro, a volte utilizzando tutta la sua dialettica, più spesso appoggiando le iniziative editoriali e di lotta di gruppi politici extraparlamentari di sinistra, che supporta pur non condividendone la linea politica, perché è consapevole dell'importanza del tenere vive le voci del dissenso. Infatti è tra gli artefici della contestazione dei cineasti nel settembre del 1968 al Festival del Cinema di Venezia. Tra la fine del 1970 e l'inizio del 71 ispirerà e aiuterà a realizzare un filmato sulla strage di Piazza Fontana intitolato 12 dicembre e nei primi mesi del 71 sarà direttore responsabile di Lotta Continua per permettere al giornale di rimanere nelle edicole.
Prende le distanze soprattutto dalla strumentalizzazione del suo scritto che compiono i media borghesi e quelli del Partito Comunista. Lui, che si era rifiutato di collaborare con la giustizia italiana nel processo per i fatti di Porzus, dove suo fratello partigiano della brigata cattolica Osoppo venne ucciso dai comunisti della brigata Garibaldi, perché consapevole che quello che voleva lo Stato italiano di allora nel bel mezzo della guerra fredda era di utilizzare il processo alla strage per fare il processo al comunismo, ora ha la necessità di puntualizzare per svincolarsi dalle strumentalizzazioni che ogni parte politica compie utilizzando il suo scritto. Poco dopo la battaglia di Valle Giulia e la pubblicazione sull'Espresso del suo poemetto, scriverà nel testo Autoanalisi, pubblicato nella rubrica Il Caos, da lui tenuta sul settimanale Il Tempo Illustrato. Sia dunque chiaro che questi brutti versi io li ho scritti su più registri contemporaneamente, e quindi sono tutti sdoppiati, cioè ironici e autoironici. Tutto è detto tra virgolette. Il pezzo sui poliziotti è un pezzo di ars retorica. Le virgolette sono perciò quelle della provocazione. Spero che la cattiva volontà del mio buon lettore accetti la provocazione, dato che si tratta di una provocazione a livello simpatetico. Quelle che non si accettano sono le provocazioni dei fascisti e della polizia. Il suo rapporto con i giovani e i loro movimenti politici vivranno da allora fasi alterne. Cercherà negli scritti successivi di disgiungere ciò che c'è di lotta al sistema e al potere borghese dagli aspetti consumistici, dai comportamenti e dalle mode acriticamente omologanti di cui tale sistema e potere si serve per riconfermare così la sua centralità. Sarà critico verso coloro che hanno atteggiamenti che riconfermano il linguaggio e la pratica del potere, chiamandoli fascisti di sinistra, definendoli rabbiosi alunni d'ordine nella pratica del marxismo e conservatori strenui di un passato sepolto. E spesso sarà accusato per questa sua scomoda posizione da tutti i fronti politici di allora. Oh, generazione sfortunata. Arriverai alla mezza età e poi alla vecchiaia, senza aver goduto ciò che avevi diritto di godere, e che non si gode senza ansia e umiltà. E così capirai di aver servito il mondo contro cui con zelo portasti avanti la lotta. Era esso che voleva gettar discredito sopra la storia, la sua. Era esso che voleva far piazza pulita del passato, il suo. Oh, generazione sfortunata, e tu obbedisti disobbedendo. Era quel mondo a chiedere ai suoi nuovi figli di aiutarlo a contraddirsi, per continuare. Vi troverete vecchi senza l'amore per i libri e la vita, perfetti abitanti di quel mondo rinnovato, attraverso le sue reazioni e repressioni. Sì, è vero, ma soprattutto attraverso voi, che vi siete ribellati proprio come esso voleva. Io, invecchiando, vidi le vostre teste piene di dolore, dove vorticava un'idea confusa, un'assoluta certezza, una presunzione di eroi destinati a non morire. Oh, ragazzi sfortunati, che avete visto a portata di mano una meravigliosa vittoria che non esisteva. Ma nello stesso tempo, come avverrà pochi anni dopo, scrivendo l'intervento al congresso del Partito Radicale che verrà letto postumo all'Assemblea, inviterà i giovani ad essere se stessi, imprevedibili e irriconoscibili, imperterriti, ostinati ed eternamente contrari, a pretendere, a volere, a identificarsi con il diverso, a scandalizzare, a bestemmiare. D'altronde Pasolini vive di contraddizioni e, come scriverà la sua amica Dacia Maraini, ne fa la sua misura di conoscenza del futuro. Nelle sue contraddizioni c'è il bisogno di compartecipazione passionale agli accadimenti umani, osservati in tutte le loro sfaccettature. La contraddizione in Pasolini è una forma di linguaggio, di pensiero in un processo dialettico che produce, se non il relativismo multiforme della prosa pirandelliana, sicuramente la sua cifra poetica. Tra la seconda metà del 68 e il 1969, Pasolini svolge un infaticabile lavoro cinematografico e teatrale. Mette in scena Orgia,
scritta nel 66 durante la sua convalescenza, in cui tratteggia il sadomasochismo dei rapporti di potere imperanti nella società moderna come nella coppia. La sua forma di teatro che teorizza è da lui chiamata teatro di parola e si oppone al teatro della chiacchiera, del gesto o dell'urlo, secondo la definizione e divisione che lui compie delle forme di teatro esistente. Un nuovo tipo di teatro in cui la forma prescelta è una specie di poesia orale e i cui destinatari, i fruitori, sono tutti coloro che possiedono passione culturale, non necessariamente gli strumenti culturali. Nelle intenzioni è un teatro popolare che si affianca alle sperimentazioni del teatro povero che Grotowski compie nello stesso periodo, uniti entrambi nel tentativo di trovare nuovi linguaggi espressivi che le contraddizioni dell'epoca stimolano a ricercare. Realizza il corto La sequenza del fiore di carta, nell'ennesimo film ad episodi Amore e rabbia, un corto girato in maniera semplice ed ingenua, dove, inframmezzando spezzoni di cinegiornale e brevissime clip di violenza quotidiana e storica di cui la società è intessuta, Pasolini vuole mettere in evidenza come nel mondo attuale non esistano né innocenti né inconsapevoli. A questi lavori si aggiungono 2 lungometraggi, Porcile e Medea. In Porcile, che verrà da Pasolini definito come il miglior film da lui realizzato dal punto di vista estetico, vi sono 2 storie raccontate con un montaggio alternato, una ambientata nel 1500, senza dialoghi, ed una ambientata nella Germania moderna, all'interno ancora una volta di una ricca famiglia borghese di industriali. In entrambi i racconti è rappresentata la diversità non accettata dalla società perché eversiva dello status quo. Nel primo è narrata per immagini la storia di un patricida cannibale che vive in maniera radicale e simbolica il rifiuto del potere patriarcale e della società, fino all'epilogo dove il potere costituito della stessa non può che coerentemente con se stesso condannarlo a morte. Nel secondo racconto, al rifiuto da parte di Julian, figlio del ricco industriale, a schierarsi e ad accettare un qualsiasi ruolo all'interno della società, rifiuto che lo porta a coltivare la propria diversità accoppiandosi con i maiali della loro porcilaia fino ad esserne divorato, è contrapposta la fredda, cinica indifferenza dei nazisti riciclati, tecnocrati della nuova borghesia, e le forme sterili di ribellismo simbolico dei giovani coetanei di Julian. La società moderna, quindi, oltre a mangiare il mondo umanistico preindustriale che contiene il germe antico del mito e della sua necessità, mangia anche i suoi figli, impedendogli di ereditare e vivere il proprio futuro, qualunque esso sia. Li divora tutti, sia quelli colpevoli disobbedienti, sia coloro che non lo sono, perché nessuno è innocente. Con Medea, Pasolini ripropone, dopo Edipo Re di Sofocle, una lettura puntuale dell'omonimo classico della tragedia greca di Euripide. Il film, che vede per la prima e unica volta sugli schermi il grande soprano Maria Callas nel ruolo della principessa Medea e l'aitante campione olimpico di salto triplo Giuseppe Gentile nel ruolo di Giasone, capo degli Argonauti, oltre a Massimo Girotti nel ruolo del re di Corinto, propone un'affascinante ambientazione della tragedia nella Cappadocia turca, rappresentante la mitica Colchide, dimora del Vellodoro, alla cui conquista vanno gli Argonauti. Medea, innamoratasi perdutamente di Giasone, tradirà la sua gente e faciliterà il furto del vello d'oro, arrivando perfino ad uccidere suo fratello, e fuggirà con lui verso Corinto e la civilizzata Grecia. Nella difficoltà di Medea di inserirsi nel mondo moderno ellenistico, dove le divinità e la natura sembrano incapaci di comunicare ancora qualcosa agli uomini, Pasolini vede la perdita del legame ancestrale che i popoli barbari hanno sempre detenuto nei confronti della sacralità della natura, dei suoi miti e dei riti propiziatori per comunicare con essa. È la contrapposizione tra una cultura e un universo pragmatico e razionale ad un mondo ieratico e arcaico a portare la tragedia verso il suo finale drammatico, a testimonianza dell'insanabilità di questa incomunicabilità di cui Pasolini ci racconta come metafora dei tempi attuali.
Splendidamente diretta e disciplinatamente fattasi dirigere, la Callas si innamora del progetto e dello stesso Pasolini. Lui l'apprezza molto, ammira il suo portamento regale misto ad un'ingenuità caratteriale, vede in lei la bellezza antica e nobile della donna greca e tutto ciò lo affascina. Il poeta ha un atteggiamento protettivo nei suoi confronti che la Callas equivoca, spingendola a pensare che fosse possibile tra loro un rapporto capace di superare la dimensione platonica del pur forte e reciproco sentimento di amicizia e di legame spirituale. Equivoco che lui, consapevole che quell'amore non potrà mai essere completo come lei desidera, per lungo tempo non riesce o non vuole chiarire e che alla fine riuscirà a comunicare solo in versi. Tu sorridi al padre, quella persona di cui non ho alcuna informazione, che ho frequentato in un sogno che evidentemente non ricordo. Strano, e da quel mostro di autorità che proviene anche la dolcezza, se non altro come rassegnazione e breve vittoria. Accidenti, come l'ho ignorato. Così ignorato da non saperne niente. Cosa fare? Tu doni, spargi doni, hai bisogno di donare. Ma il tuo dono te l'ha dato lui, come tutto, ed è nulla il dono di nessuno. Io fingo di ricevere, ti ringrazio, sinceramente grato. Ma il debole sorriso sfuggente non è di timidezza. È lo sgomento più terribile, ben più terribile, di avere un corpo separato nei regni dell'essere. Se è una colpa, se non è che un incidente, ma al posto dell'altro per me c'è un vuoto nel cosmo. Un vuoto nel cosmo. E da là tu canti. Nelle pause di lavorazione del film, la Callas lo accompagna nel viaggio che il poeta regista compie insieme agli amici di sempre Alberto Moravia e Dacia Maraini in quel continente africano che, affrancatosi da poco dal dominio degli imperi colonialistici, vive la sua stagione di speranze. Pasolini infatti vuole prendere appunti e cercare volti per il film che vuole girare in Africa su una rappresentazione dell'Orestiade, la tragedia che aveva già tradotto nel 1959 per la compagnia di Vittorio Gassman e che non realizzerà mai, ma di cui resta traccia nel documentario Appunti per una Orestiade africana. Pasolini vorrebbe girarne una versione con uomini e donne presi dai villaggi africani. Lo ispira un confronto tra il passaggio che l'Africa sta compiendo da un'antichità selvaggia ad una modernità problematica e la tragedia greca di Eschilo, in cui gli dei assumono un ruolo meno determinante per il destino degli uomini. In particolare, gli interessa approfondire il modo in cui la democrazia e la giustizia regolano e cambiano le leggi delle società tribali. La nascita della giustizia moderna al posto del giudizio sacro degli dei. Ormai è un regista affermato, anche se continua ad essere bersagliato dalla critica, censurato e denunciato. Ora utilizza sempre più spesso attori di successo come Alberto Lionello e Ugo Tognazzi in Porcile, dive come la Callas o attori emergenti della Nouvelle Vague. In questi anni Pasolini vive artisticamente e materialmente del suo lavoro di regista, anche se con crescenti dubbi da parte dei suoi amici, Moravia in testa, che continuano a considerarlo fondamentalmente un poeta e a spingerlo per riprendere un'attività letteraria che negli ultimi anni Pasolini ha molto ridotto. Il suo stile filmico è notevolmente cambiato dai tempi di Accattone. Dal cinema di poesia in bianco e nero della prima metà degli anni 60, fatto di riprese con la macchina a mano, l'utilizzo della luce naturale negli esterni e lunghi piani sequenza, passa nella seconda metà del decennio al colore, al ricorso all'apologo morale in un cinema fortemente simbolico nel suo ancoraggio alle tesi sottostanti, che perde però parte di quell'immediatezza poetica dei suoi lavori precedenti. Gli anni 70, l'ultimo decennio di vita di Pasolini, iniziano in maniera traumatica. Quell'incomprensibile bomba nella Banca dell'Agricoltura a Milano il 12 dicembre 1969 getta il paese in uno stupore attonito e sconcertato e rappresenta la perdita di innocenza di un'intera nazione. Non ci vorrà molto per capire la strategia di quella serie di bombe che da quel giorno colpiranno ed insanguineranno l'Italia.
verrà chiamata la strategia della tensione, una tensione tra le masse popolari che deve facilitare una svolta autoritaria nel paese a vantaggio delle forze conservatrici che si oppongono in maniera così cinica e criminale alla richiesta di un maggior ruolo partecipativo delle sue classi lavoratrici. Pasolini è tra i primi intellettuali a percepire le verità inconfessabili. Dietro la strage, la presenza di pezzi importanti dello Stato italiano come organizzatori, i veri mandanti. Realizza insieme al gruppo di lotta continua verso la fine del 1970 un filmato indipendente sulla vicenda per aiutare a far emergere una verità alternativa a quella frettolosamente apparecchiata per deviare la responsabilità delle bombe verso forze politiche antagoniste, principalmente anarchici e sinistra extraparlamentare. E anche per questo è di nuovo denunciato. Nel 1970 Pasolini porta a compimento Trasumanar e Organizzar, che sarà pubblicato nel febbraio dell'anno seguente e che raccoglie componimenti di vari periodi precedenti, fino a quelli scritti durante la lavorazione del film Medea, incentrati sul rapporto con la Callas, a cui dedica alcune poesie. Già nel titolo vi è la contrapposizione tra la possibilità-necessità di trasformare la poesia come la vita, superando i limiti della natura poetica e umana, trasumanar e l'organizzar, per realizzare ciò in strutture che rinchiudono la poesia e la vita in forme codificate, convenzionali, in sovrastrutture ideologiche che sono, in ultima analisi, la loro negazione. L'accento è quindi nella contrapposizione tra società e libertà, genesi dell'infelicità dell'uomo moderno. Con questo lavoro Pasolini abbandona le convenzioni formali della sua poesia, non crede più nella sua funzione artistica, non ha più la volontà di usare i versi come strumenti di critica pungente, ha bisogno di essere libero dagli schemi. Cambia quindi la metrica del suo comporre, abbandonando le sue predilette terzine. Ricorre al verso libero, ma senza perdere l'afflato poetico e la sostanza del suo osservare criticamente la società intorno a lui e le delusioni dentro di lui. In Trasumanar e Organizzar vi è il passaggio verso una poesia civile che spesso si trasforma in prosa poetica, anticipatrice nello spirito riflessivamente provocatorio del suo lavoro di editorialista culturale, quando a breve scriverà sui più importanti quotidiani nazionali. Un lavoro che infrange ogni coerenza di stile, che disorienta il lettore, miscela poesia pubblica, pamphlet legati alla critica storico-politica e poesia legata alle introspezioni sulla sua vita privata. Da quest'ultima ne trae profonda e amara riflessione sulla condanna alle soglie dei 50 anni della sua esistenza sentimentale randagia. Non può volere chi lo ama, non può più avere chi ama. Nel novembre del 1970 riesce a realizzare il suo sogno coltivato fin dai tempi in cui girava nella Tuscia il Vangelo secondo Matteo, l'acquisto della torre medievale di Chia, nelle cui vicinanze aveva girato il battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista. Di questo luogo splendido e incontaminato dell'Alto Lazio, Pasolini fa il suo luogo dell'anima, dove potersi immergere a lavorare sui suoi progetti, a contatto con la natura dei boschi circostanti. Riesce ad inserire il suo studio armonizzandolo perfettamente all'interno delle mura del complesso del castello in rovina e della sua torre, con solo pietra, legno e vetro, senza toccare nulla dell'insediamento medievale nel pieno rispetto del paesaggio. E chiama questo suo spazio la Casa di Luce. Qui realizza gli ultimi suoi scritti, qui inizia a scrivere il suo ultimo romanzo, Petrolio, rimasto incompiuto. Il rapporto tra il poeta e il paese di Chia è intenso. Istituisce un premio per chi meglio conserva la sua casa inserita nel borgo medievale, organizza piantumazioni di arbusti nel territorio circostante, forma e organizza una squadra di calcio locale, si batte per il riconoscimento statale della libera università della Tuscia e per questo va a manifestare a Roma sotto e dentro il palazzo della Regione Lazio insieme ai giovani viterbesi.
Nel 1970 inizia a stendere anche la sceneggiatura de Il Decameron, tratto dalle novelle del Boccaccio, ma trasportato come ambientazione e linguaggio nel napoletano, che rappresenta il primo lavoro della cosiddetta trilogia della vita. Appena terminate le riprese de Il Decameron nello Yemen del Nord, Pasolini decide di girare un documentario sulla sua antica capitale, Le mura di Sanaa. Impressionato dalla bellezza dell'antica città e delle sue mura che lentamente stanno sparendo sotto l'assalto della modernità urbanistica. Fa un appello all'UNESCO per la sua salvaguardia, contribuendo a che molti anni dopo Sanaa venisse finalmente dichiarata patrimonio dell'umanità. Il tema della forma della città come forma coesa, a testimonianza di un tessuto sociale ancora sano, coinvolge molto Pasolini nei primi anni 70, tanto da fargli girare nel 1974 un documentario a quattro mani che, prendendo a spunto la cittadina di Orte, denuncia le speculazioni edilizie che in particolare si stanno abbattendo su quella parte della valle del Tevere che ancora preserva molti nuclei abitativi medievali e che in generale stanno travolgendo il tessuto urbanistico e sociale dell'Italia intera. Proprio mentre in Italia le bombe dei fascisti e dei servizi segreti deviati fanno decine di morti e le riflessioni politiche di Pasolini si fanno più cupe, un istinto di vita prende corpo nella sua produzione di regista. Cresce in lui il bisogno di raccontare un eros naturale, sganciato da quello che il sesso è ormai diventato, un prodotto da consumare con ansia e affanno, come soddisfazione di un obbligo sociale. Un eros gioioso e grezzo, vissuto senza il senso del peccato, che rimanda ad una dimensione dell'uomo più semplice e istintiva, prima che la stessa finisse deformata dalle tenaglie della società consumistica moderna. La realizzazione della trilogia della vita assorbirà Pasolini per gli anni che vanno dal 1971 al 1974. Dopo il Decameron, che rappresenta il primo grande successo tanto da essere il secondo film più visto dagli italiani nella stagione 1971-72, seguiranno I racconti di Canterbury, ispirato alle novelle di Geoffrey Chaucer, che vincerà l'Orso d'Oro a Berlino nel 1972, e Il fiore delle mille e una notte, tratto dall'omonima raccolta araba che vince il Gran Premio speciale della giuria al Festival di Cannes nel 1974. I film della sua trilogia della vita sono il primo grosso successo commerciale di Pasolini, ma ben presto, e proprio per questo motivo, tale tipo di narrazione viene assorbita dal mondo dei rapporti reali della produzione industriale cinematografica che, sterilizzandone le velleità pasoliniane, ne fanno una parodia commerciale. Nasce un vero e proprio filone piccante e malizioso, con le stesse ambientazioni storiche della trilogia ad ingombrare le sale cinematografiche con prodotti di serie B, pecorecci e gaudenti, ma che hanno un loro appassionato genere di spettatori. La sua opera viene strumentalizzata e inglobata in un'opera più vasta di falsa liberalizzazione del sesso, funzionale a indirizzare tensioni e pulsioni che la società dei consumi inevitabilmente produce al suo interno. Pasolini ne è ben consapevole e sa che il permissivismo della società, con una libertà della rappresentazione dell'atto sessuale calata dall'alto, esiste perché soltanto una società permissiva può essere una società di consumo. Da questa amara riflessione nascerà nel 1975 la sua abbiura ai film della trilogia della vita. Questi film sono abbastanza facili e io li ho fatti per opporre al presente consumistico un passato recentissimo, dove il corpo umano e i rapporti umani erano ancora reali, benché arcaici, benché preistorici, benché rozzi, però tuttavia reali, e opponevano questa realtà all'irrealtà della civiltà consumistica. Ma anche questi film sono stati in un certo senso superati, resi vecchi dalla tolleranza della civiltà dei consumi. Mi pento dell'influenza liberalizzatrice che i miei film eventualmente possono aver avuto nel costume sessuale della società italiana. Essi hanno contribuito, in pratica, a una falsa liberalizzazione, voluta in realtà dal nuovo potere riformatore permissivo, che è poi il potere più fascista che la storia ricordi.
Nessun potere ha avuto infatti tanta possibilità e capacità di creare modelli umani ed imporli come questo, che non ha volto e nome. Nel 1972 Pasolini inizia ad ideare un nuovo romanzo, Petrolio, che dovrà essere, secondo le intenzioni che confida a Moravia nella lettera che ne accompagna la prima stesura, un romanzo diverso nel linguaggio che ricerca più simile a quello che si adopera per la saggistica o per certi articoli giornalistici e in una forma composita che ne vuole mimare i vari codici linguistici della società contemporanea. È consapevole che sarà il suo libro testamento, che forse lo impegnerà per il resto della sua vita e che invece rimarrà incompiuto. In esso Pasolini vuole racchiudere la somma di tutte le sue esperienze e delle sue memorie, ma soprattutto vuole tratteggiare l'essenza del potere, così come si è andato delineando in Italia negli ultimi 20 anni della sua storia repubblicana. Racconta dei personaggi reali dell'economia e della politica di quegli anni, che vela sotto evocativi pseudonimi. I vari Rumor, Andreotti, Mattei e Cefis, la conquista di quest'ultimo dell'ENI e la sua responsabilità nell'omicidio Mattei, la mafia infiltratasi negli affari economici internazionali dell'Italia e la nascente loggia segreta P2. Inizia a tratteggiare nel romanzo quel mondo intrecciato fra politica e finanza in cui il sesso e potere sono indissolubilmente legati, i cui imbrogli, le trame e le cospirazioni ne rappresentano la vera faccia. Nella sua scrittura cerca non solo un linguaggio nuovo, ma anche una struttura di romanzo diversa, fatta di appunti che diventano, in mancanza di una linea corrente di narrazione, una sorta di racconto fatto di pennellate e il cui senso sarà dato solo dall'accostamento e dalle influenze che ne suggeriscono la lettura delle varie parti. Come un quadro che per recepirne il significato bisogna guardarlo da una certa distanza. Petrolio, per Pasolini, non è solo un esercizio letterario, è il tentativo di coniugare i contenuti del giornalismo d'inchiesta con una forma atipicamente romanzata. Il suo stato d'animo nello scriverlo è percepibile dall'articolo che lui stende per il Corriere della Sera il 14 novembre 1974. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, e che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti, ideatori di golpe, sia i neofascisti, autori materiali delle prime stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so, ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Tutto ciò fa parte del mio mestiere e dell'istinto del mio mestiere. Di questo romanzo incompiuto, che doveva arrivare a circa 2000 pagine, ci resta soltanto una stesura provvisoria di circa 600 pagine, pubblicata nel 1992 con molte recensioni negative da parte dei giornali di sinistra Repubblica, di destra Il Giornale e di centro Avvenire, che identificano e stigmatizzano solo l'aspetto definito pornografico di alcune parti del romanzo incompiuto, lasciando inesplorati sul fondo gli aspetti in cui l'ordito fra politica, affari e denaro formano un implacabile atto d'accusa di quella che è diventata la società neocapitalista italiana. Tra il 1973 e il 74 Pasolini scrive quella che sarà la sua ultima raccolta di poesie, La nuova gioventù. È un chiaro richiamo al poemetto che scrisse 20 anni prima, alla meglio gioventù, in un cerchio in cui la fine delle illusioni sembra incontrare ed abbracciare il loro inizio.
Infatti al suo interno vi sono sia la riproposizione di quelle poesie in lingua friulana, sia una loro rielaborazione su cui, riscrivendone intere parti, aleggia il senso di perdita e di lutto delle sue idealizzazioni giovanili. Io mi guardo indietro e piango i paesi poveri, le nuvole e il frumento, la casa scura, il fumo, le biciclette, gli aeroplani che passano come tuoni e i bambini li guardano. Il modo di ridere che viene dal cuore, gli occhi che guardandosi intorno ardono di curiosità senza vergogna, di rispetto senza paura. Piango un mondo morto, ma non son morto io che lo piango. Se vogliamo andare avanti, bisogna che piangiamo il tempo che non può più tornare, che diciamo di no a questa realtà che ci ha chiusi nella sua prigione. Nel 1973 Pasolini inizia la sua attività di editorialista per la rivista Il Mondo, Tempo Illustrato, per Paese Sera e il Corriere della Sera. Di questa sua intensa attività rimane traccia nella raccolta che lui pubblica nel 1975 con il nome di Scritti Corsari. I suoi articoli del 1975 saranno pubblicati postumi un anno dopo in Lettere luterane. È forse questo il Pasolini più conosciuto e amato. In questa serie di articoli Pasolini prende spunto dalle più disparate tematiche sociali o di costume nel tentativo di cercare di scardinare il conformismo del pensiero pigro di un'intera società, dal divorzio e l'aborto alla droga, dalla moda dei capelli lunghi all'analisi linguistica degli slogan pubblicitari, dal fascismo dell'antifascismo al golpe strisciante della strategia della tensione, fino alla polemica con Calvino sui risvolti sociopolitici del massacro del Circeo ad opera dei fascisti Guido, Izzo e Ghira. Vuole svelare la maschera del potere nascosta in una rappresentazione falsa della democrazia, ragion per cui, provocatoriamente, decide che è giusto scrivere anche sul principale dei giornali borghesi come il Corriere della Sera, dove avrà modo di scrivere i suoi editoriali in un'opera di legittimazione ideologica incrociata, in cui entrambe le parti si servono utilizzandosi a vicenda. Pasolini per raggiungere una platea ancora più vasta di quella che poteva raggiungere con i suoi film, il Corriere di Piero Ottone per fregiarsi di un intellettuale che rappresenta in ogni caso una voce originale ed uno sguardo acuto sui fenomeni di costume e sugli accadimenti della società italiana. Con questa attività di divulgazione di massa delle sue riflessioni, Pasolini cerca anche di strappare gli italiani dal conformismo del pensiero di massa, dall'incanto dell'ipnosi pubblicitaria quotidiana. Narcotizzati e incatenati alle false rappresentazioni di quei modelli irreali e irraggiungibili della società dei consumi, credono di voler vivere vite che non sono le loro, mentre la vita vera gli scorre ai lati e davanti. Tutti gli scritti e le analisi di Pasolini in quel pugno di anni che furono gli ultimi della sua vita virano verso un impegno civile che si ammanta di una valenza politica radicale e di un lucido pessimismo sul destino dell'Italia. Pasolini sente la società italiana attraversata da un cupo istinto di morte e ciò influenza la sua opera di regista. Pensa ed elabora una trilogia della morte di cui vedrà il compimento tra il 1974 e il 1975 solo il primo capitolo, Salò o le 120 giornate di Sodoma, l'ultima sua opera cinematografica e forse la più disturbante. Il film è la rappresentazione del sadismo, del decadimento morale e delle pulsioni di morte degli ultimi aderenti alla Repubblica Sociale Italiana negli ultimi mesi di guerra, nei confronti di un gruppo di giovani antifascisti rapiti per soddisfare le voglie perverse dei repubblichini. I signori, domini delle violenze programmate verso i giovani, rappresentano simbolicamente i 4 maggiori rappresentanti del potere riuniti nella villa: il duca, il vescovo, il presidente della Corte d'Appello e il presidente della Banca Centrale. Strutturato come un viaggio attraverso una serie di gironi infernali danteschi, nei quali la natura umana viene degradata dalla morbosa violenza fascista, girato in una rappresentazione filmica freddamente documentaristica, Pasolini
Costruisce una metafora tra la decadenza pervertita della Repubblica di Salò, che profana l'individuo assoggettandolo alla sua arbitrarietà, e il potere politico della Repubblica italiana, complice di un'altrettanta violenza cinicamente pianificata. Negli ultimi scritti, che verranno pubblicati in Lettere luterane, contesta il potere politico della Democrazia Cristiana, del partito artefice della scomparsa repentina dell'Italia rurale e dei suoi valori. Identifica in questo partito la responsabilità di una industrializzazione forzata dell'Italia, che ha repentinamente distrutto nell'ultimo decennio le sue matrici culturali, mutando antropologicamente la natura dei suoi abitanti, esponendoli e preparandoli a quella globalizzazione selvaggia che si farà spazio anni dopo attraverso una società divenuta liquida, senza più forma né anima. Per tutta l'estate del 1975, Pasolini denuncia l'intera classe politica democristiana, ininterrottamente al governo da 30 anni. La vuole processare come unica responsabile politica di questo inarrestabile degrado della società italiana, imbarbarita grazie ad una concezione di falso progresso. Scrive su quotidiani e settimanali il suo j'accuse al sistema politico di potere democristiano, che attacca frontalmente insieme ai suoi uomini, Andreotti, Fanfani, Moro, Donat-Cattin. Li denuncia pubblicamente con una serie di articoli dai titoli significativi: bisognerebbe processare i gerarchi DC, il processo, risposte, la sua intervista conferma che ci vuole il processo. Quest'ultimo scritto in risposta alle conversazioni ferragostane di Andreotti agli italiani. Processo anche a Donat-Cattin. Perché il processo? Tutti articoli circostanziati di misfatti politici e morali, con i nomi dei responsabili, siano essi generali dei servizi, magistrati e ovviamente politici democristiani, scritti e pubblicati su Il Mondo e Il Corriere della Sera fra l'agosto e il settembre 1975. Dunque, indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, convivenza con la mafia, alto tradimento in favore di nazione straniera, collaborazione con la CIA, uso illecito di enti come il SID, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna, distruzione paesaggistica ed urbanistica dell'Italia, responsabilità nella degradazione antropologica degli italiani, responsabilità della condizione paurosa delle scuole, degli ospedali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità dell'abbandono selvaggio delle campagne, responsabilità dell'esplosione selvaggia della cultura di massa e dei mass media, responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, responsabilità del decadimento della Chiesa e infine, magari oltre a tutto il resto, distribuzione borbonica di cariche pubbliche ad adulatori. Ecco l'elenco morale dei reati commessi da coloro che hanno governato l'Italia negli ultimi 30 anni e specie negli ultimi 10. Reati che dovrebbero trascinare almeno una dozzina di potenti democristiani sul banco degli imputati, in un regolare processo penale simile per la precisione a quello celebrato contro Papadopoulos e gli altri colonnelli. Finché non si sapranno tutte queste cose insieme, e la logica che le connette e le lega in un tutto unico non sarà lasciata alla sola fantasia dei moralisti, la coscienza politica degli italiani non potrà produrre nuova coscienza. Cioè l'Italia non potrà essere governata. A questa ficcante e reiterata invocazione di processo alla DC, che sembra passare quasi inosservata o come la balzana determinazione di un intellettuale a prioristicamente schierato, risponderà indirettamente uno di quei potenti democristiani da lui chiamati in causa, Moro, quando nel marzo del 77, neanche 2 anni dopo, in difesa del ministro democristiano Gui, coinvolto nello scandalo Lockheed, griderà: «La DC non si farà processare nelle piazze». Discorso di un'estrema arroganza, come lo definì la scrittrice Camilla Cederna. A lui risposero un anno dopo, nel 1978, all'epoca del suo rapimento, le Brigate Rosse, nel loro tentativo farsa di processare la DC. Ma insieme alla Democrazia Cristiana,
Pasolini accusa anche il Partito Comunista Italiano che, profetizza, potrà andare al potere solo diventandone il suo sostituto naturale. Come critica la concezione della storia che nel partito è rimasta ottocentesca perché, secondo il poeta, è interpretata come un processo lineare in cui il progresso è in continua crescita. Ma per Pasolini ciò è un falso. L'individuo e la società possono regredire, come lui lucidamente osserva della società italiana. Ma l'accusa politica più chiara che rivolge al Partito Comunista è sulla sua strategia. Nel mondo dei primi anni 70, con il costo dell'energia schizzata alle stelle, con la stagflazione, stagnazione più inflazione, che frusta l'economia italiana, Pasolini non fa sua la lezione del golpe in Cile, quella che aveva creato le basi teoriche del compromesso storico di Enrico Berlinguer, e polemicamente si domanda perché mai dovremmo aiutare i nemici di classe a risolvere i loro problemi. Se i signori, gli stessi signori che hanno fatto mutare le scelte e le abitudini di un intero popolo, non riescono più a mantenere e a portare a compimento il loro progetto, perché i comunisti dovrebbero aiutarli nella borghesizzazione del mondo? Per Pasolini, aiutare lo sviluppo capitalistico equivale a rassegnarsi a questa realtà. Ma sa e vede anche una realtà ben diversa nella società. Gli italiani non hanno più la forza né la voglia per la rivoluzione. Si sono venduti il sorriso e la coscienza per l'ansia di star bene e nel più breve tempo possibile. Prevedo la spoliticizzazione completa dell'Italia. Diventeremo un gran corpo senza nervi, senza più riflessi. Lo so, i comitati di quartiere, la partecipazione dei genitori nelle scuole, la politica dal basso. Ma sono tutte iniziative pratiche, utilitaristiche, in definitiva non politiche. La strada maestra, fatta di qualunquismo e di alienante egoismo, è già tracciata. Resterà forse, come sempre è accaduto in passato, qualche sentiero. Non so però chi lo percorrerà e come. A metà del mese di agosto del 1975 vengono rubate dallo stabilimento della Technicolor sulla via Tiburtina oltre 70 bobine contenenti le ultime scene del film Salò o le 120 giornate di Sodoma ed alcune di altri 2 film. Il furto è scoperto alla fine del mese perché i ladri hanno asportato le pellicole lasciando i contenitori vuoti e chiusi. Nonostante gli sia possibile rimediare con la stampa dei negativi tenuti dalla produzione, Pasolini cerca di rientrarne in possesso sfruttando le sue conoscenze borgatare. Questo episodio acuisce le tensioni che il poeta regista giornalista percepisce intorno a sé e già emerse a più riprese da lui e dal suo entourage artistico durante le riprese di Salò. Tensioni che sente crescere man mano che continua a raccogliere la documentazione necessaria per il suo libro Petrolio, anche tramite contatti ambigui come Giovanni Ventura già incriminato con Franco Freda per la strage di Piazza Fontana, contatti più subiti che cercati. Gentile Ventura, proprio 2 o 3 giorni fa ho spedito al Corriere un articolo che finisce affermando l'ineluttabilità del processo, nel caso fossero condotti a termine i famosi processi in corso. Su ciò siamo d'accordo. Quanto al resto, non so. Vorrei che le sue lettere fossero meno lunghe e più chiare. Una cosa è essere ambigui, un'altra è essere equivoci. Insomma, almeno una volta mi dica sì se sì, no se no. Fatto sta che lei resta sospeso ancora e ai miei occhi di corrispondente scelto da lei in quella atroce penombra dove destra e sinistra si confondono. Si ricordi che la verità ha un suono speciale e non ha bisogno di essere né intelligente né sovrabbondante, come del resto non è neanche né stupida né scarsa. Suo Pierpaolo Pasolini. Il 14 ottobre, per via di un atto di sabotaggio alla centrale telefonica dell'Eur che ha messo fuori uso 14.000 utenze, tra cui la sua, gli viene cambiato più volte un numero telefonico provvisorio. Nel frattempo, così si confida con l'attrice Ines Pellegrini, insieme alla quale ha lavorato nei suoi ultimi 2 film. Mi arrivano telefonate di minaccia. Io sono pronto, se mi vogliono colpire. Ma l'importante è che non parlino con mia madre.
ormai si sente isolato e, conscio dei suoi limiti teorici per poter descrivere efficacemente quello che come intellettuale percepisce molto chiaramente, pur non avendole le prove, chiede aiuto ad alcuni suoi amici, a cominciare da Gianni Scalia, critico letterario e accademico, per essere tradotto marxianamente. Caro Gianni, tu non sai che gioia mi ha dato la tua lettera. Sono nel vuoto, in un vuoto quasi accademico da ospedale psichiatrico, e qualcosa che mi giunga dall'esterno è un messaggio consonante e festoso. Dunque esisto. La tua idea di tradurre in termini di economia politica ciò che io dico giornalisticamente mi sembra non solo bellissima, ma da attuarsi subito. E certo, per nuovi argomenti, ma perché non anche con una certa semplificazione prima sul Corriere? Sarebbe una cosa, fra l'altro, che mi spingerebbe a rioccuparmi della rivista e rilanciarla. Ti prendo in parola e aspetto un tuo scritto dove, se posso osare darti un consiglio, tu resista al raptus di felicità linguistica che ti prende quando scrivi cose giuste, facendo quindi il più possibile il dovere del traduttore. È questo che occorre subito, per me, per te, per tutti. Io direi che tu prima faccia questa traduzione e poi io venga a Bologna a discuterne, all'istituto di sociologia anche, o dove vuoi. Ho risposto al pathos col pathos e ti abbraccio con affetto. Pierpaolo. Nelle interviste rilasciate il 30 ottobre a Stoccolma a Francesco Saverio Alonso e ad Angelo Tajani, dove quest'ultimo era corrispondente per Il Giorno, Pasolini appare ad entrambi preoccupato, si sentiva minacciato e che per questo era molto spaventato. Dario Bellezza, il poeta che aiutava Pasolini come segretario, dichiarerà nel 1996, poco prima della sua morte per malattia: mi disse un giorno, poco prima di morire, che aveva ricevuto dei documenti compromettenti su un notabile DC. Io gli chiesi chi era e che uso ne voleva fare. Mi rispose che non era un ricattatore, non ne avrebbe fatto nessun uso. Il potente democristiano era però amico dei neofascisti, della polizia, controllava i servizi segreti. Pasolini poteva essere eliminato in qualsiasi momento. Tornato a Roma il 1 novembre 1975, Pasolini rilascia a Furio Colombo la sua ultima intervista. Il giorno dopo, all'alba del 2 novembre, il suo corpo martoriato viene ritrovato all'idroscalo di Ostia. Si intende che rimpiango la rivoluzione pura e diretta della gente oppressa, che ha il solo scopo di farsi libera e padrona di se stessa. Si intende che mi immagino che possa ancora avvenire un momento così nella storia italiana e in quella del mondo. Il meglio di quello che penso potrà anche ispirarmi una delle mie prossime poesie, ma non quello che so e quello che vedo. Questo è un paesaggio diverso. Qui c'è la voglia di uccidere, e questa voglia ci lega come fratelli sinistri di un fallimento sinistro di un intero sistema sociale. Piacerebbe anche a me se tutto si risolvesse nell'isolare la pecora nera. Le vedo anch'io le pecore nere. Ne vedo tante. Le vedo tutte. Ecco il guaio. Ho già detto a Moravia, con la vita che faccio io pago un prezzo. È come uno che scende all'inferno. Ma quando torno, se torno, ho visto altre cose, più cose. Voglio dire fuori dai denti: io scendo all'inferno e so cose che non disturbano la pace di altri. Ma state attenti. L'inferno sta salendo da voi. È vero che viene con maschere e con bandiere diverse. È vero che sogna la sua uniforme e la sua giustificazione qualche volta. Ma è anche vero che la sua voglia, il suo bisogno di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere, è forte ed è generale. Non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di chi ha, come dire, toccato la vita violenta. Non vi illudete. Non vorrei parlare più di me. Forse ho detto fin troppo. Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona. Ma ci sono anche i miei libri e i miei film. Forse sono io che sbaglio. Ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo.
Quante volte ci siamo chiesti cosa avrebbe scritto, cosa avrebbe detto Pasolini se avesse potuto vivere i nostri tempi. Oggi, che viviamo il futuro che lui intravide con tanta lucida determinazione e verso cui non mise mai rassegnazione. Oggi, che alla voce unica del potere, rassicurante e protettrice, abbiamo sostituito la cacofonia dei nuovi mezzi di comunicazione, un rumore di fondo, costante, nel quale immersi ci illudiamo di poter essere qualcosa di diverso da tante solitudini vocianti in un deserto di comunicazione reale. Oggi, che comprendiamo anche le sue illusioni nell'esorcizzare con la sua opera il destino della nostra società, opera che non fu mai solo una muta testimonianza, bensì compartecipazione, passione e dolore. Oggi il potere si è fatto molto più distante dagli uomini, e più è distante più è onnipresente, materializzato e mercificato in ogni oggetto, in ogni rapporto. Esso, come il Dio teologico dei cristiani, è assente nella sua ubiqua presenza. Ancora una volta, ancor più dei tempi in cui Pasolini visse, la sua forza è in questa sua mancanza di centro, di cuore. E la forza dell'uomo di fronte a questo potere si riduce alla sua capacità di scandalizzarsi. Scandalizzandoci, lo identifichiamo come diverso da noi e minaccioso per noi. Scandalizzandoci, ritroviamo un contatto, un ponte con la radice umana. Scandalizzandoci, ci riappropriamo di codici morali, esistenziali, dimenticati, soffocati, rimossi, gli unici che ci possano permettere di riconoscere la crudeltà, l'insensatezza del nostro vivere. La visione di questa separazione tra umanità e potere è l'unica consapevolezza raggiungibile, l'unica che può rendere visibile la nostra agiata miseria quotidiana. Ma la consapevolezza di noi e del nostro essere non più soggetto bensì oggetto per il nostro sopravvivere viene costantemente rimossa, fuggita. E questo non può portarci altro che ad un sonno senza sogni o, con lo svelarsi, ad un dolore infinito. Al di fuori di ciò non c'è salvezza, ma anche al suo interno non c'è salvezza. La mutazione antropologica della nostra condizione, della nostra identità, delle nostre aspirazioni è nel contesto attuale irreversibile. Non potremo far altro che essere i carnefici dei nostri figli, dei nostri eredi e di altri figli e di altri eredi in altre parti del mondo. Eppure, i nostri figli e nipoti già non credono più all'irreversibile crudeltà del nostro essere i loro persecutori. Smaliziati, essi hanno coniugato l'uso della ragione ad un'esatta valutazione della realtà qui ed ora. Hanno perso la capacità di scandalizzarsi e perdendola stanno conquistando il mondo, ma non per loro. Ma è veramente così? Qual è il futuro di questa umanità, di questa particolare specie infestante ed arrogante? Qual è la verità che non vogliamo sapere di noi e del nostro destino, ciò che nascondiamo e rimuoviamo dietro le distopiche narrazioni sul nostro divenire? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle hair and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? But your house ain't up for sale. Did you
hope you didn't catch a team. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere, change the color of your hair, and are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender head and the way you like the dress. I want you to come on over, stop